Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, sono tanto felice. Tante di voi che avete iniziato i 21 giorni, appena li ho messi, e poi abbiamo fatto anche il rituale insieme, privatamente. Siete una grande gioia, perché non faccio nomi ovviamente, però non servono. Avete raggiunto una cosa straordinaria, più di una. Perché? Perché lo yoga sciamanico, tutto ciò che è lo yoga sciamanico, che è proprio una filosofia di vita, è radicata dentro ognuno di noi, è l'approccio delle origini, quando l'uomo viveva nella prosperità. Ecco perché la vostra anima ricorda, le vostre cellule con la pratica si convincono e state realizzando qualcosa di inimmaginabile. Sono sconvolta per 3 mail che mi sono arrivate. Io vi faccio un applauso perché io l'ho sempre saputo e proprio io posso portarvi solo dove sono arrivata io e sono arrivata bene. Cioè, sono arrivata, ma non sono arrivata ancora da nessuna parte, perché l'evoluzione, no, è indefinita, quando come il matto dei tarocchi, no, hai completato un ciclo del mondo dell'arcano 21 e ti accorgi che sei salito sulla vetta, ma ci sono milioni di vette da scalare ancora. Wow, cioè l'evoluzione è indefinita. Ehm, quindi ragazze mie, ragazzi, lo dico per le ragazze nuove, praticate, perché se stiamo nella mente non si va da nessuna parte. Cioè, la pratica con poi la danza del piacere, ma vogliamo parlare della danza del piacere che sta succedendo? Ancora l'abbiamo pubblicata da poco e vedete da un po' di tempo che succede. Grazie. Abbiamo creato una famiglia ineguagliabile, bellissima. E io sono troppo felice di essere al servizio della vostra anima. E quindi i risultati sono straordinari, come vedete ogni giorno, non c'è bisogno più di dirvelo. Grazie. Alcune mail che ho letto, no, Francesca, ma dove devo iniziare? Che devo fare? Guarda, i 21 giorni stanno qua sotto, va bene? Seguite i vostri segni zodiacali con il rituale sciamanico che c'è. I 21 stanno qua, ci vuole amore, disciplina e passione. Nel farlo tutti i giorni, nel fare le cose tutti i giorni. E, e poi quando no, sento che alcuni di voi mi scrivete è stato tutto oscuro nella mia vita, no? Ok, l'oscurità, adesso che mi seguirete, sentirete, l'oscurità non è un male. Qua stiamo discernendo il male dal bene, il giusto dallo sbagliato, il meglio dal peggio, visibile da invisibile, umano, divino, no? L'oscurità non è assenza di luce, è un altro modo della luce di manifestarsi. Perché al di là di questa dimensione terrena esiste solo la luce chiara, la splendente luce chiara di tutte le cose, da cui tutto ha origine. E quindi tutte le paure che abbiamo avuto sono paure relative a una prospettiva sbagliata di vedere la realtà. E quindi ve ne accorgerete studiando, seguendomi, facendo le pratiche ed è veramente straordinario. La pratica è più efficace delle parole, cioè qua stiamo, la nostra mente che parla, arzigogolizza, unisce, monta castelli che non esistono. Vedete che quando andate nel corpo con le pratiche tutto cambia. Anche quelle cose che non riuscivate a fare appena avete iniziato le pratiche, che state riuscendo a fare in modo esemplare. Quelli sono tutti i blocchi energetici che abbiamo nel corpo, sono blocchi che abbiamo nella vita. E siccome nelle nostre cellule ci sono le memorie antiche, se tu non convinci il corpo, non si va da nessuna parte. Quindi è inutile stare con la mente, anche ripetere le frasi, ripetere le formule psichiche è fondamentale. Le devi unire a una profonda disciplina, a un'esperienza radicale come spiritualità, no? E quindi state facendo dei lavori straordinari. Avete capito che la vostra anima nera, la vostra anima selvaggia, è ciò che ci salverà tutti, perché l'anima nera
è l'anima dove ci sono tutti i nostri, diciamo che è un contenitore l'anima nera, dove ci sono tutti i nostri grandi talenti e potenzialità che sono stati rimossi dalla mente razionale. E come si accede all'anima nera, al potenziale, che è nera fin quando non la illumini? Come si fa questo passaggio? Copulando con gli dei, entrando nell'unione erotica con gli dei. Che cosa sono gli dei? Le emozioni, gli eventi, sono la stessa cosa. Arriva prima l'emozione che devi sperimentare e poi l'evento che te la mette in scena. Cioè, se devi manifestare, se devi fare l'esperienza della rabbia, rabbia! Perché in questa settimana il dio Ares, diciamo che mi ha punzecchiato più del normale. E poi il mio dio preferito, cioè ci faccio l'amore continuamente con Ares. Cioè, non con uno qualunque, con un dio Ares. Cioè, capito? Ci ha punzecchiato YouTube, cosa, atti sessuali, mi hanno fatto togliere dei video, avevano oscurati. Ok, campanellina appena sveglia. Come inizi la mattina, Francella, giornata? Bella, felice e pimpante, poi guardo il telefono, notifica di YouTube. Il video non può essere, insomma, atti sessuali, immagini esplicite. Ho dovuto ripubblicare il video perché devo sistemare rabbia, rabbia. Io non è che non mi incazzo, io mi incazzo continuamente, ma la mia incazzatura è qualcosa di eccitante, non so come dire, cioè rido subito, cioè nel senso non mi sono mai incazzata senza ridere fondamentalmente, ma questa è una cosa che comunque c'avevo innata, l'ho sempre avuta. E diciamo che ho capito che quello era Ares che mi ha accompagnato per tutta la mia vita, che è il mio più potente alleato. La collera, l'ira, Ares, che si trasforma in impeto guerriero, ok? In quella disciplina funesta. Quindi, alleandovi alle emozioni, copulate con Ares. Perché vi stavo dicendo questo? Credo per allearvi alle vostre emozioni. Ah no, arriva prima l'evento. Se deve arrivare Ares, rispetto al tuo karma, qual è il tuo karma perfetto in quel momento? Allora, che cosa ti può far veramente incazzare? Allora arriva, va bene? Perché magari a me è arrivato sul video in quel momento, no? Magari sto ora a fare, a sistemare i video, cioè sto ora a fare e poi mi arriva tin tin, devi rifarlo, porca. Ok, ok, quindi... E quindi è questo il senso, quello che arriva prima l'emozione, il Dio che devi, con cui devi copulare, diciamo, e poi l'immagine, la scena perfetta che te lo mette in atto. Va bene? Poi non è solo quello, perché poi dopo quello era sempre Ares che si doveva manifestare, sono successe delle cose che mi hanno comunque innervosito, che non c'entrava più YouTube. Come è finito? Come è finito? È finita la giornata, è stata la mezza giornata, è stata così, una giornata meravigliosa, stupenda, memorabile. Sono successe cose bellissime. Insomma, vabbè, è stato veramente memorabile. Perché? Perché mi sono alleata al Dio. A un certo punto ho iniziato a fare come vi ho detto nel video sull'unione erotica della Kundalini. Quindi questo è. Per quanto riguarda le consulenze, ragazzi e miei ragazzi, un po' di pazienza. Adesso che inizieremo le masterclass, che non ho ancora iniziato perché non io, ho delegato il sito web, la piattaforma online dove fare le masterclass, quindi saranno a numero chiuso in modo tale che io possa seguirvi di più, però faremo dei viaggi bellissimi, credo che li organizzerò in 4 atti, il viaggio dell'eroe in 4 atti dove praticamente ci ribaltiamo come un calzino, ok? 4 atti, quindi per un mese, una volta a settimana, vediamo un po', insomma, vi sto spoilerando cose che ancora non sono sicura, comunque le masterclass saranno proprio per chi vuole lavorare ancora più a fondo, veramente basta dire, basta a questa melmoso burattinaio della mente razionale. Va bene, quindi ragazze mie ragazzi, stiamo lavorando tantissimo, tantissimissimo. Oggi facciamo di nuovo tutti i segni zodiacali, li facciamo un po' più ridotti, perché lo so che vi è piaciuta la cosa dei segni zodiacali della settimana scorsa, però praticamente ci ho messo 5 ore a realizzare quel video. Mi sono resa conto, sono partita con tanto entusiasmo, poi mi ero sistemata delle cose da fare durante la giornata, non sono riuscita a fare che 5 ore di video solo perché erano 3 ore e mezzo solo i segni zodiacali, più a montaggio, farlo, editarlo, cioè, e io ho detto, cazzo, no, Francesca, aspetta, te la calmata. Quindi comunque lo rifacciamo con tutti i segni zodiacali, oggi vediamo di farlo un po' più breve però,
E poi, non so se oggi o ieri ho già iniziato a pubblicarvi i segni zodiacali del mese di novembre, non lo so perché praticamente li ho finiti, ne manca solo uno. Mi raccomando, per quanto riguarda i segni zodiacali di novembre, guardate, segno e ascendente, va bene? Segno e ascendente. E fate i rituali contenenti nel segno e nell'ascendente, va bene? Per intensificare l'opera. Perché, come vi ho detto nel video sulle il cielo astrologico di novembre è un terreno fertilissimo per chi fa lavoro spirituale, magia, intuizione, cioè di tutto c'è a novembre, quindi è proprio il regno di Ade, siamo là dentro quando Persefone diventa regina degli inferi. Regina degli inferi significa regina delle proprie capacità e talenti nascosti che la mente razionale ha bandito, ma sai che significa? Che diventi invincibile. E novembre ha un terreno fertile per fare tutto questo. E quando dico guardate anche la Luna e Venere, soltanto per i più esperti e solo per le questioni riguardanti la vita sentimentale e emozionale, altrimenti vi confondete. Va bene? Ok. Ehm, allora, ragazze mie e ragazzi, che vi devo dire altro di questioni, cose tecniche? Non mi ricordo. Forse qualcos'altro? No. Vabbè, poi se mi ricordo ve lo dico, tra un segno e l'altro. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dall'Ariete. Allora, cosa accade in questa settimana di chiusura di ottobre, dal 27 ottobre al 2 novembre? Andiamo a vedere per te. Ariete, segno o ascendente Ariete, anche l'uno Venere se sei più esperta. Mettiamo tre carte. Partiamo con tre carte. Allora, abbiamo il 10 di denari, ottimo. Mettiamolo qua. 10 di denari, un po' di conflittualità, di 5 di bastoni e la forza che diciamo realizzi perfettamente. Allora, quello che vedo forte in questa settimana, scusami, come tema, è la gestione del potere personale nelle relazioni e nel lavoro. Cioè, qua mi dice questa stessa che hai costruito tanto e adesso la vita ti sta chiedendo di custodire quello che hai creato, con forza, però anche con calma. Cioè, il 10 di denari mi parla di stabilità qua, di radici, di qualcosa di concreto che hai seminato e che adesso hai bisogno, questa cosa che hai realizzato, che hai seminato, ha bisogno di protezione. Può trattarsi di un progetto che hai fatto, di una famiglia, di una relazione oppure del tuo stesso equilibrio interiore. Cioè mi dice col 10 di denari che hai raggiunto un punto molto importante. Adesso sai qual è la domanda? Come gestisci la tua forza senza sprecarla nei conflitti inutili? Perché il 5 di bastoni mi mostra che intorno a te in questi giorni, in questa settimana, c'è un po' di rumore. Possono essere opinioni diverse, qualcuno la pensa diverso da te, un po' di tensioni, incapacità di mettere d'accordo più voci, anche qualche piccolo scontro, perché il 5 di bastoni con la forza mi parla di qualche piccolo scontro che ci può essere su questo tema, che per ognuna di voi sarà diverso, ma riguarda la gestione del potere personale sia nelle relazioni che nel lavoro, no? Quindi questo conflitto qua o questa competizione potrebbe essere o in ambito lavorativo o personale, ma l'energia è quella di chi ti provoca per metterti alla prova, no? Qualcuno che ti provoca per metterti alla prova. In realtà è la vita che ti sta allenando alla padronanza, va bene? Tieni occhio su questo. Dice non devi più combattere per essere riconosciuta o riconosciuto, devi solo restare centrata o centrato in te stesso, incarnare la tua verità, ok? Quindi, infatti la forza qua ti ricorda che il vero potere non è reagire, ma è mantenere presenza, alleandoti con le emozioni che questo scenario ti presenta. Questa settimana io ti dico imparerai a usare la tua energia per costruire, non per difenderti. Non ti devi difendere da nessuno, anche se ti verrà quella cosa di difenderti, perché tu sei. Quindi
Potrebbe significare qua anche in amore una riconciliazione oppure una nuova consapevolezza su come gestire i rapporti, cioè amerai con più maturità, con più fiducia in te stessa o in te stesso, va bene? Quindi cosa accadrà concretamente? Ci sarà una probabile prova o un confronto, ma sarà il tuo modo di reagire a fare la differenza, non reazione, ma presenza. Cioè risponderai con equilibrio, qua mi viene da dire, e da lì nascerà proprio rispetto, riconoscimento in te. Ti dico, forse anche un piccolo successo o un risultato concreto legato al lavoro e alle finanze. Guarda che ti dico. Cioè, è una settimana in cui tu diventi più autorevole, non per quello che dici, ma per come ti comporti. Mi spiego? L'amante mistico in questo caso ti sta dicendo non tutto ciò che luccica, cioè mi dice che hai costruito tanto, ora custodisci con grazia. Quando qualcuno ti provoca, e Mao meraviglia, integri l'emozione, perché è la vita che ti mostra quanto sei diventata grande. Non reagire, irradia, non difendere, manifesta. Il tuo amante mistico è con te nel silenzio della tua forza, dove ogni conquista che farai è proprio amore incarnato. Cioè questa è una settimana di forza interiore, di maturità e centratura. Imparerai a gestire il potere che hai conquistato, a non sprecarlo nelle tensioni, ma a usarlo per consolidare ciò che ami. Cioè il mondo ti metterà alla prova, ma tu non combatterai, brillerai. Va bene? Vediamo gli oracoli. Questi, mettiamo questi qua. Che ci dicono gli oracoli? La porta aperta, madò. Questo mi parla di successo, di riconoscimento, sia sul piano spirituale che sul piano materiale, successo, riconoscimento rispetto a quello che ti ho detto, va bene? Vediamo di metterci questi altri. Domani la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Allora, non avere fretta. Tutto quello che stai chiedendo lo vedrai in questa settimana da questo scontro che avrai o questa situazione qui che ti garantisce esito positivo. Per tutto il resto non mettere il piede sull'acceleratore. Va bene? Non mettere il piede sull'acceleratore. Cos'altro? In viaggio, possibile che ci sarà un viaggio per te. Un viaggio renderà speciale la tua vita o uno spostamento. Va bene? Mettiamo adesso 3 carte dell'amore, perché non me l'hanno specificato qua tanto sull'amore, mi hanno detto quello che ti ho detto, però vediamo. 3 carte sull'amore per te. Il giudizio. Ah, ci picchia. 2 di coppe. Ah, ci picchia. 3 di coppe. Ah, qua va da Dio. Cioè. Io non lo so, ma comunque qua va da Dio in amore. Sia che tu abbia qualcuno o non ci sia nessuno, per molti di voi è una riconciliazione con qualcuno, vera e propria, bellissima, ma già questa stabilità me lo diceva, nonostante un po' di attriti c'è una riconciliazione bella e buona qua. E come comunque sia, in qualsiasi ambito, queste carte mi dicono sta arrivando una rinascita affettiva, qualcosa che si riaccende, che riaccende il cuore dopo un periodo di distanza, o di silenzio, o di confusione. Quindi il giudizio qua mi dice un messaggio, un contatto, una chiamata. Qualcuno potrebbe tornare oppure si riapre un dialogo importante. Il 2 di coppe parla di riconciliazione, di intesa, di amore reciproco e il 3 di coppe mi parla di gioia, di incontro, di leggerezza, va bene? Qua in sintesi una relazione si risveglia o trova una nuova armonia, arriva un messaggio che chiarisce tutto e tu riscoprirai il piacere di amare senza paura. Cioè, è proprio una settimana di cuore aperto, di ritorni benedetti. Vediamo i miei oracoli per concludere cosa ti dicono.
quanto vorrei le tue gambe ora. Cioè, questa persona che ti vuole a tutti i costi, ma ti vuole proprio a livello passionale. E questa carta mi parla che ci può essere stata una distanza o emotiva o fisica, va bene? Mettiamone un'altra. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qualcuno che non si sentiva degno di te o non si sentiva degno dell'amore sente di meritarti e arriva tutto spiano. Ok? Un'altra? Non sono stato onesto e ti dirà la verità. La verità ha a che fare con l'amore che prova per te, eh? Questa cosa qui. O non è stato mai onesta questa persona nelle relazioni, perché che cos'è la mancanza di onestà? Non essere vicino alla propria anima, no? Però dice che il suo tormento è finito. Cos'è il tormento? Quella sensazione di non essere vicini a se stessi. Ok? Quindi ti dirà la verità su questo, va bene? Ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, breve, concisa e quanto più possibile esplicativa. Detto questo, passo al segno del toro, ti abbraccio forte e noi ci vediamo alla prossima. Che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del toro o ascendente toro, o anche luna e venere in toro, solo per i più esperti. Vediamo che cosa succede per te in questa settimana, dal 28 ottobre al 2 novembre. Vediamo. Cosa accade? Tema principale qual è? Andiamo a vedere, poi mettiamo 3 carte sull'amore. Tema principale, cosa accade per te in questi giorni? Chiusura di ottobre, inizio del potente mese di novembre, il mese dei mistici. Vediamo, allora, 3 carte per te, cosa accade? Ah, un cavaliere di coppe abbiamo qua. Ma ci picchia un carrone. Il carro... Wow, non ci posso credere, la giustizia, caspiterina. Ma partiamo per ordine. Allora, il cavaliere di coppe qua mi parla di apertura, o un invito d'amore, o qualcosa che ti motiva. Sei anche tu molto sensibile, ispirata o ispirato. Io vedo che qua stai seguendo un desiderio profondo. C'è qualcosa che ti chiama con grande coraggio. Non lo so, può essere un sentimento che si riaccende, un incontro che ti muove da dentro, oppure una scelta di vita che hai fatto già, che ti sta portando avanti o che fai in questa settimana, una scelta di vita che ti fa seguire il cuore. Stai imparando a fidarti delle tue emozioni, ma anche a guidarle. Io già ti faccio un applauso perché è proprio il lavoro che stiamo facendo tutti insieme questo. E con il carro, qua abbiamo carro e bilancia, e giustizia che si collega alla bilancia. Forse qualcuno di voi sta avendo a che fare con una bilancia. Però il carro, con il carro mi parla di un movimento concreto proprio. Qua vedo o delle partenze o degli arrivi di qualcuno o tuoi, o delle decisioni chiare, o dei messaggi che si sbloccano. C'è come se finalmente qualcosa dentro di te dicesse adesso basta attendere, vado. E infatti vai, con direzione, con intenzione. Per esempio, sul piano pratico può trattarsi di un cambiamento importante che avviene in questi giorni, o di un viaggio, o di un avanzamento lavorativo o sentimentale, che ti rimette proprio al centro della tua strada. Cioè mi dicono queste carte che ti stai muovendo con più determinazione. E che succede quando ti muovi con determinazione ed entusiasmo? Che la vita ti risponde. E poi, meraviglia delle meravigliosità meravigliose, arriva la giustizia che mette in ordine tutto, bilancia tutto. Cioè, tu chiuderai la settimana con una sensazione di giusto, che bello dirai, di equilibrio, di chiarezza, di giustezza, non so se si può dire giustezza, vabbè. Cioè, se c'è stata confusione o squilibrio in una relazione oppure in un ambito in particolare, adesso arriva la verità, la chiarezza che cercavi. Quindi può significare una scelta definitiva. Alcuni di voi avevano 2 persone, tra 2 persone, oppure una scelta definitiva tra 2 direzioni. Che direzione prendo? Ma qua c'è quella che ti motiva a livello emozionale. O una scelta definitiva tra 2 possibilità. Oppure un accordo scritto o qualcosa che oppure un accordo, un chiarimento karmico che riporta tutto in armonia. Va bene? Quindi, in sintesi, questa è la settimana di cuore e direzione. La direzione che prendi è motivata dal cuore, quindi niente da aggiungere, cioè stai andando benissimo. Ti muovi proprio verso qualcosa o verso qualcuno che senti giusto, seguendo l'amore, però lo segui con lucidità, capito? È proprio la mente risvegliata questa.
perché io ti vedo che questa settimana tu godrai di un senso di rinascita emotiva, di vittoria vera, anche di possibilità di un incontro, eccolo, vedi, di un incontro che ti rimette in pace, va bene? Vediamo cosa dicono gli oracoli. Non avevo dubbi, Hermes, comunicazioni, comunicazioni, movimenti, Dio Hermes, Mercurio, Mercurio. Guarda, mi viene in mente Perseo che prende da Hermes i sandali alati, no? Allora vinci in questa settimana, sarà una settimana bellissima, tanto poi mi farei sapere, bellissima. Comunicazione significa Hermes, sblocco, comunicazioni, ciò che era fermo riparte e finirai la settimana proprio con questo senso di giustezza, cioè le parole chiave sono chiarezza, movimento, decisione, equilibrio, cioè, ripeto, è una settimana in cui segui il cuore e il cuore ti riporta esattamente dove devi essere, cioè non c'è cosa più bella. Vediamo quest'altra qua. Sciogli i nodi, verranno sciolti i nodi, perché dai tarocchi l'ho visto. Vedi, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Si chiariscono i nodi, si chiariscono delle questioni attraverso queste comunicazioni qua. Va bene? Sì, perché se c'è stata confusione, come ti ho detto, squilibrio, sciogli i nodi, no? Adesso arriva la verità, la chiarezza che cercavi, va bene? Vediamo sull'amore cosa ci raccontano. Mettiamo anche qui 3 carte. Sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, vediamo. Sette di denari, 9 di denari, quanto mi piace questo 9 di denari, e il re di denari, acci picchiolina, che non hai bisogno più di nessuno per essere completa e completo, no, ma piuttosto tu stai prosperando con la tua unicità e le relazioni che andrai ad attirare, o che magari già hai, sono relazioni basate sulla tua integrità morale, che non, morale non mi piace integrità morale, perché è il moralismo. Insomma, hai capito? Sulla tua integrità animica, va bene? Cioè, qua io vedo che a livello anche della vita pratica, della tua autonomia, molti di voi stanno avendo dei successi in ambito lavorativo in questa settimana, o comunque stai facendo proprio quello dove va il cuore. Lo so perché molti di voi sono Toro, so che state facendo. Quindi comunque questa è una stesa d'applauso per te che so che, cioè, ci siamo intese, no? Ok. Allora, si rimettono anche delle situazioni a livello legale, burocratico. So che un paio di voi stavano cercando di aprire l'attività, ecco questa è la settimana, ecco perché senza scrivertelo per email te lo dico adesso. Si sciolgono queste cose qua. Guarda, ti dico una cosa, per tutti voi e tutte voi, queste carte mi parlano di una crescita lenta e sicura che hai fatto, di sentimenti che si consolidano nel tempo, cioè non hai bisogno di rincorrere nulla più, stai raccogliendo i frutti di ciò che hai già seminato, 7 di denari, no? Il 7 di denari effettivamente mostra una fase di attesa, non di vuoto, è quell'attesa fertile in cui si vede maturare qualcosa di importante. Alcuni di voi hanno già trovato una relazione, probabilmente una relazione sta trovando il suo ritmo naturale, ok? Oppure una persona si avvicina a te in modo più serio, dopo un periodo magari di osservazione, di distanza. E il 9 di denari cos'è? Per molte dottrine tarologiche è la consultante, no? Il consultante, quindi sei tu. Cioè, il 9 denari ti rende magnetica, magnetico. Sei molto, 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 molto periodico, sicura di te, più indipendente, più centrata. Stai bene con te stessa o con te stesso e proprio per questo attiri amore autentico. O questo stai creando nel tuo campo energetico, anche se lo stai attendendo. Non è un amore con bisogno questo, non vivo senza di te, non ce la faccio, morirò, no, ragazzi, no, nel senso no, cioè sì, dobbiamo morire tutti alla vecchia identità, ma poi rinascere, ok, nel mago, quindi qualcuno può vederti veramente come una presenza solida, una figura affidabile e attraente, ok? E con il re di denari, che ti devo dire, ragazzi miei, ragazzi miei?
l'energia si completa, fiducia, costruzione, stabilità. Qua l'amore prende forma concreta, cioè una relazione potrebbe ufficializzarsi, ecco perché sotto la giustizia, no? O rafforzarsi o fare un passo avanti, come convivenza, come progettualità, o semplicemente un ci siamo, ci sono, ci sei. Se sei singolo potresti incontrare qualcuno di molto serio, molto maturo, molto stabile. Uno che non promette, mantiene. Ok? Quindi questa settimana vedo che cresce la solidità, la sicurezza, la chiarezza, cioè stai costruendo qualcosa di reale. E se l'amore è già presente, si consolida. Se non lo è ancora, arriva una connessione stabile, concreta, pronta per durare. Va bene? Perché c'è il cavaliere di coppe già qua, che cresce lento lento. Attenzione, va bene? Vediamo cosa mi dicono questi miei oracoli. C'è un set di denari nella tua stesa per questa settimana, quindi se sei singolo e magari non lo vedi alla fine, magari il 2 novembre a sera non ti ha bussato questo, aspetta, c'è un set di denari qua, va bene? Anche se comunque c'è un cavaliere di coppe qua, come prima, quindi siamo a migliaia, no? Non è la stessa personale, quindi siamo a migliaia. Però ti dico che questo è il senso. Vediamo cosa ti dice questa persona, cosa ti dirà. Amore mio, ti ho cercata per vite intere, ma se non... Guarda come si parlano gli oracoli, i tarocchi tra loro, è bellissimo. Perché, che ti ho detto qua con la persona matura? Una relazione che si ufficializza, una persona che non promette, mantiene. Amore mio, ti ho cercata per vite intere, ma perché sei magnetica, attraente, vivi nella tua abbondanza, nella tua prosperità, senza bisogno dell'approvazione dell'altro. Ok? Vedete il lavoro che fate su voi stesse, come funziona da Dio. Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. Alcuni di voi avranno a che fare con una riconciliazione. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Adesso si concretizza la cosa, ok? Si ha paura dell'impegno, dalle carte che sono uscite, qual è la paura? Dell'impegno, però eccolo. Ok? Vediamo? Cos'altro? Con te posso essere autentico, ci sarà molta autenticità che è alla base di qualsiasi tipo di costruzione duratura. Una persona veramente autentica, vabbè, ma infatti è una persona solida qua di spessore, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro. Breve, concisa e diretta, quindi mi raccomando ragazze mie e ragazzi, la pratica dei 21 giorni è qua sotto, praticate e datevi agli eventi con amore, con dedizione, va bene? Emao, emao. Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Gemelli o ascendente Gemelli. Luna o Venere in Gemelli solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa accadrà tra il 27 ottobre e il 2 novembre in questo passaggio dimensionale. Allora, vediamo. Gemelli. Allora, vediamo, prendiamo 3 carte. Re di bastoni, il mondo, là là, il cavaliere di spade. Allora, questa è la settimana della realizzazione personale. È il momento in cui ti rimetti al centro della scena e capisci che tutto ciò che hai vissuto ti ha preparato esattamente per questo passo. Cosa voglio dire? Allora, il re di bastoni ti rappresenta come un leader, che tu sia uomo o donna non importa, ti rappresenta come un leader, ti vedo sicura, sicuro, ispirato, con una visione chiara. Questa è la parte di te che non aspetta più, come dire, il consenso degli altri, ma decide, crea e guida, cioè potresti ricevere un riconoscimento importante, una proposta che ti mette in luce,
o semplicemente ritrovare la passione per qualcosa che ti fa sentire viva, vivo. Cioè, è il fuoco della missione qua, mi spiego? È il fuoco della missione che stai sentendo. Il mondo che cos'è? È il compimento, il coronamento di un ciclo. Ti dice, hai imparato la lezione, ora sei pronta o pronto a salire di livello. Può esserci qua una chiusura positiva, cioè io vedo una svolta qua che ti libera, che ti fa sentire in pace, o può essere un'espansione, come un progetto che sboccia, un viaggio, un'apertura a nuove opportunità che ti arrivano anche da lontano, no? Il mondo, anche su mail, online. Però il mondo ti porta proprio la pienezza, una sensazione di direzione, di destino. E poi che succede? Pam, arrivi tu, cavaliere di spade, la tua parte più brillante, più irruente, cioè è l'azione rapida, è il messaggio che arriva all'improvviso, la decisione che prendi o il messaggio che ti arriva. Mi spiego? Cioè questa settimana potresti anche sentirti spinta o spinto da una forza irrefrenabile. Dici, che cos'è questa forza irrefrenabile? Seguire un'intuizione, dire una verità, tagliare qualcosa che ti tratteneva, cioè non c'è più spazio per la procrastinazione in questa stesa. È il momento di muoverti qua con chiarezza, con coraggio. Questa settimana ti porta affermazione, successo e liberazione. Stupendo, è il tempo di completare qua un ciclo e di lanciarti verso questo nuovo, no? Con il cuore ardente, con la mente lucida. Io qua vedo energia di vittoria, di movimento e di potere personale. Cioè, vai tranquilla, tranquillo, sii te stessa, te stesso in pieno, non chiedere permesso. Letteralmente il mondo ti sta aprendo la strada, ti sta aprendo la porta. Bellissimo. Vediamo adesso che ci dicono gli oracoli. È una settimana di successo per te. Vediamo come si comportano gli oracoli adesso. Guardate sempre il segno zodiacale vostro, adesso che lo pubblico, per novembre. E la porta d'estate. Allora, la porta d'estate ha diverse valenze. In questo caso, con questa stesa qui, mi dice che raccoglierai i frutti anche di ciò che hai seminato l'estate precedente, di un ciclo che si è concluso, raccoglierai i frutti. E poi il grano è maturo, cioè è un compimento. L'estate è un simbolo, no? Si raccoglie, il grano è maturo, si raccolgono i frutti, quindi è un compimento in questo senso, va bene? Vediamo cos'altro ci dicono questi altri oracoli. E infatti ci sarà una grande opportunità. Cogli al volo un'occasione che presto si presenterà, te l'ho detto. Settimana di successo. Di successo. Vediamo cosa ti dice l'amore. 3 carte. Gemelli, amore. 8 di bastoni. Il mondo sotto il mondo. Comunicazioni online, comunicazioni WhatsApp, comunicazioni e spostamenti, movimenti, anche viaggi, sì sì, qualcuno che ti corteggia, c'è anche il paggio di coppe. Allora, sai che vedo qua? Come se l'universo, mondo, no? Stesse un po' cospirando per farti vivere un piccolo grande miracolo del cuore, perché vedo movimento, apertura, messaggio, emozione. C'è una settimana in cui l'amore scorre qua, si muove, arriva o ritorna. L'otto di bastoni qua è proprio come se fosse, sai, la freccia di Cupido lanciata in cielo. Ecco, quindi i messaggi che arrivano, incontri rapidi, conversazioni che accendono il cuore. Può essere una persona che ti scrive dopo tanto tempo, oppure una conoscenza che all'improvviso prende fuoco. Qua vedo un ritmo nuovo, veloce, no? Cioè ti senti trascinata o trascinato dentro un flusso qua che non puoi controllare e non lo devi controllare, ok? L'universo ti sta dicendo muoviti, segui l'ispirazione, non avere paura di mostrare ciò che provi. Il mondo ti mostra che stai chiudendo un vecchio capitolo emotivo. Forse hai compreso finalmente qualcosa di importante su di te, e anche su una relazione. Perché questa carta parla di maturità sentimentale, di armonia ritrovata, di completamento. Può indicare anche un amore a distanza che si consolida, un viaggio con qualcuno, oppure una connessione che supera i limiti geografici, no? Supera i confini.
Cioè io vedo che ti senti proprio libera, più intera, intero, più te stesso nell'amore. E questo sono messaggi di qualcuno bellissimo. Anche il tuo cuore che si riapre dopo un periodo di silenzio, di incertezza, non lo so. Potrebbe arrivarti un messaggio dolce qua, un invito. Anche un gesto che ti fa sorridere, ti riaccende la fiducia. Questa è una carta che parla di nuove emozioni, di romanticismo, di sogni, di poesia. È come se proprio Cupido ti sfiorasse con una piuma e ti ricorda che amare è bello, che l'amore è la vera arte dell'anima, no? Io quindi vedo in questa settimana che l'amore per te si muove, si riaccende, si espande, vedo notizie, notizie in arrivo, ma anche dolcezza soprattutto. Per alcune può esserci un ritorno armonioso, per altre invece una conoscenza fresca, luminosa qua vedo. Cioè è molto bella la comunicazione per i nuovi inizi qua, eh? In ogni caso il tuo cuore batte in questa settimana, con fiducia, con ispirazione, cioè come se l'amante mistico ti stesse dicendo apriti, lascia che la vita ti scriva una nuova poesia, no? Qua c'è una persona che sta scrivendo una poesia, una lettera. Vediamo un po' questa persona cosa ti dice con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Tu sei mia, e qua c'è un po' di gelosia, ho fatto anche lì, non è problema, vabbè. Tu sei mia, c'è qualcuno che... tu sei mia, ti dice. Cos'altro dice questo paggio di coppe? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. C'è anche una richiesta di perdono per alcuni di voi. Una richiesta di perdono, e qua c'è una persona, no, che sta scrivendo questa poesia, questa lettera. Vediamo cos'altro. Ti prego non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Quindi ci sono richieste di scuse col paggio di coppe qua con il mondo a completamento. O anche comunque una persona che si apre a te spiegandoti anche dei motivi in modo dolce, armonioso. Fatto sta che l'amore si apre per te in questa settimana perché ti vedo con una grande realizzazione personale, mi spiego? Va bene, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo altro, breve, concisa e fluida. Guardate il segno zodiacale vostro di novembre, mi raccomando, per avere una visione completamente dettagliata e il vostro sentiero in questo mese. Quindi io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, solo per i più esperti, Luna e Venere in cancro per le questioni riguardanti i sentimenti, ma solo per i più esperti. Vediamo cosa succede in questa settimana di fine ottobre dal 27 al 2 novembre per te. Cancro. Tre carte per favore. Cinque di denari, che cosa succede qua? 5 di coppe, ci picchia, abbiamo la dea, la dolce dea della tristezza e poi abbiamo il mago, guardate, è magnifico, da vittima a mago, da vittima a creatore, cioè tu ti alleererai, cioè ti vai ad alleare con la dolce tristezza per una sensazione di mancanza, non lo so, ti verrà questa sensazione e poi boom, il mago. Guardate che potere riuscite ad avere grazie alla pratica con le emozioni. Allora, ti spiego. Il tema fondamentale per te in questa settimana è trasformare la vulnerabilità in potere creativo. È una settimana in cui ti viene chiesto di abbracciare la dolce malinconia o dolce tristezza, di accogliere ciò che manca o ciò che fa male e di usare quell'energia per co-creare nuove opportunità della vita. Rituale erotico della Kundalini, ragazze e miei ragazzi, fallo almeno 3 volte in questa settimana, perché ti troverai ad avere un potere straordinario. Allora, qua ti devi alleare con le emozioni più profonde, perché là nascerà la tua magia, te ne accorgerai a fine settimana, ma già quando lo fai, lo so che molti di voi lo state già facendo, Ti spiego, il 5 di denari mi mostra un senso di mancanza o di solitudine o di perdita che puoi sentire i primi giorni. Puoi sentire che qualcosa ti sfugge, o in amore
oppure che una relazione non ti dà tutto ciò che desideri, oppure che qualcuno si è allontanato. Il messaggio è un invito a guardare quello che ti sta provocando questa sensazione. Ok? Perché quello ti dà la possibilità di costruire. Il 5 denari ti insegna a riconoscere ciò che manca e a trasformarlo, ciò che percettivamente tu credi che ti manchi, a trasformarlo in abbondanza proibita, come nel podcast Abbondanza Proibita. 5 di coppe, dolce malinconia, il senso di rimpianto per ciò che non c'è più o per ciò che non ha funzionato, no? Cioè è la parte emotiva che ti chiede di non fissarti sul vuoto, ma di guardare ciò che rimane e può essere trasformato. Cioè è proprio nello yoga sciamanico è il copulare, parlare con la dolce tristezza come un'alleata. E quando l'accogli, essa diventa materia prima per la creazione. Qua tu diventi creatore consapevole della tua realtà, vedrai le situazioni, vedrai l'esito degli eventi che possono sembrare un po' particolari, positivo, l'esito positivo. Tutto ciò che sentirai, tutto ciò che hai vissuto, soprattutto difficoltà e perdita, diventa lo strumento per manifestare quello che desideri. Il mago ti ricorda che hai tutti gli strumenti grazie all'alleanza con le emozioni, tutte le risorse interiori e il contatto con l'energia sottile, che sono le forze, le emozioni, per co-creare gli eventi con gli dei. In amore questo può significare che puoi trasformare delle vecchie dinamiche e realizzare, manifestare connessioni sincere e profonde. Sì. Quindi questa settimana porta un mix potentissimo, riconoscere mancanze e sfide, accogliere malinconia, dolce tristezza come energia creativa, usare tutte le risorse e il potere personale per creare amore reale e consapevole. Cioè, anche se potrai sentire un po' di vuoto, un po' di nostalgia, questa è la settimana in cui il grande potere personale si realizza. È così. Il dolore in magia, la tristezza in intuizione e tutti gli ostacoli si trasformano verso ciò che desideri. È incredibile. Per esempio, se sei in una relazione puoi chiarire in comprensione e rafforzare la connessione. Se sei singolo, qua potresti attrarre qualcuno che vibra alla tua frequenza con intenzione e consapevolezza. Il tema è quello, ripeto, di trasformare la vulnerabilità in potere creativo e amore maturo. Cioè diventa il mago, il creatore. Vediamo un po' cosa ti dicono le carte, gli oracoli. La porta dell'aria, ci saranno dei chiarimenti, le nuvole si diradano, ci saranno comunicazioni e chiarimenti, va bene? Non a caso abbiamo il mago, parla di nuovi inizi. Comunicazioni e chiarimenti. Vediamo cos'altro dicono questi oracoli. Sciogli i nodi, si scioglieranno i nodi tramite le comunicazioni e dei chiarimenti, ma soprattutto grazie all'alleanza con le tue emozioni. Altrimenti me le ripeti, lo dico per le ragazze nuove. So che voi lo fate e mi scriverete nel weekend per questo successone qua. Come sempre accade. Per le ragazze nuove, ragazze mie ragazzi, il rituale erotico della Kundalini per le emozioni che accadono. Va bene? Perché questo ti permette di chiarire una questione, chiarisce una questione e di proseguire con leggerezza. Si diradano, hai l'opportunità di comunicare con delle persone o di sciogliere dei nodi, questo ti porterà il potere creativo. Va bene? Vediamo un po' cosa dice l'amore nello specifico per te, Cancro. L'imperatrice, caspita, la regina di coppe, caspiterina, caspita, il 4 di bastoni è tutt'altro che negativo. Ragazze mie e ragazzi, avrete un incontro straordinario. Qua io vedo un incontro straordinario che ti dà tutto quello che desideri. Non so se la conosci già questa persona, allora ti spiego. L'imperatrice qua porta un'energia femminile e creativa stupenda,
relazioni che nascono, che crescono, che fioriscono, cioè in questa settimana, ragazze e miei ragazzi, sentirete una forza di attrazione, di dolcezza in voi stesse o in voi stessi e anche negli altri. Cioè l'amore qua io vedo che si nutre, che si espande, qua io vedo che c'è crescita in una relazione. E la regina di coppe mi parla dell'empatia, sei tu, l'ascolto, anche se sei uomo, empatia, ascolto, intuizione emotiva, cioè in questa settimana avrete la capacità di leggere esattamente il cuore dell'altro, di capire i bisogni silenziosi, di comunicare con dolcezza. Se ci sono state tensioni, le vediamo qua, magari ci sono su altri ambiti queste tensioni qua, che si rispecchiano nell'amore con una magistrale realizzazione. Quindi, se ci sono state delle tensioni o delle incomprensioni, mi dice la regina di coppe che si risolveranno con sensibilità e armonia. Ci sarà una comunicazione empatica, guarda proprio con questa carta, comunicazione empatica. E qua io vedo un incontro bellissimo. Un momento di gioia condivisa, passo concreto nella relazione, come una convivenza, un fidanzamento, un piccolo traguardo, semplicemente una fase di serenità e armonia, ok? Perché questa è una carta di festa, di radicamento, cioè l'amore crea un nido sicuro. Questo è il 4 di bastoni, dove ci si sente accolti, ci si sente protetti, cioè sperimenterai dolcezza, connessione profonda, armonia, consoliderai ciò che conta davvero. Se c'è una relazione già attiva, ci sono delle possibilità di gioia vera qua, di sicurezza emotiva. Se invece sei single, l'energia qua ti invita a coltivare l'amore con delicatezza, lasciandoti guidare dal cuore e dall'intuito. Va bene? Perché io qua vedo un incontro. Vediamo cosa ti dice la persona con i miei potenti oracoli, lui, lei. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Wow! E qua c'è una grande apertura, eh? Cioè, è bello, molto poetico l'amore in questa settimana per te. Perché, siccome io vi dico sempre che l'anima vuole essere nutrita, e in questo momento del Kali Yuga, quando abbiamo tutta questa oscurità incombente, quando per oscurità si intende il distacco dalla propria anima, no? L'anima si nutre di pathos, di poesia, di emozioni profonde, ctonie, dolce tristezza, dolce malinconia, dea della solitudine, dea dell'impotenza. L'anima si nutre di queste emozioni, come noi ci nutriamo di ravanelli, di carote, insomma, di tutto quello che ti nutri anche con l'acqua. L'anima è affamata in questo momento storico. Più tu gli dai queste emozioni con consapevolezza, alleandoti alle emozioni, più guarda quali sono i risultati. L'anima si è ben nutrita di certe emozioni che sono i suoi piatti prelibati. Cos'altro? Tu sei mia, una persona anche... quando c'è l'imperatrice qua, tu sei mia, c'è proprio come se fosse, no, un amore idealizzato che si concretizza. Cos'altro? Sto tornando da te. Per alcune persone ci sarà un ritorno e quindi questa sensazione qua è anche legata all'altro fuori da te. Sto tornando da te. Per sciogliere i nodi ci sarà chiarimento, laddove è necessario chiarire ci sarà questo nido sicuro dove chiarire insieme. Bello, bello, molto poetico, bellissimo, bellissimo. Quindi ragazzi e miei ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grande in bocca al lupo, mi raccomando, praticate e praticate per incanalare al meglio questa energia, va bene? Io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone, o solo per i più esperti anche Luna e Venere leone. Vediamo cosa accade in questa settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, come concludiamo ottobre e entriamo nel magico mondo di novembre. Allora, leone. Tre carte, 8 di coppe, ok,
Cavaliere di spade, e il re di bastoni, ti vedo agguerrita. O agguerrito. Allora, le carte mi stanno parlando di un potentissimo cambiamento emotivo, azione coraggiosa e potere personale. Allora, qua io ti vedo che sentirai il bisogno di muoverti oltre qualcosa che non ti soddisfa più. No. Lasciare dietro di te vecchie situazioni emotive oppure relazioni che ti trattengono. Questo è un passaggio necessario per ritrovare te stessa o te stesso e il tuo valore. E questa carta ti guida a guardare avanti, a seguire il cuore senza paura, anche se stai lasciando qualcosa che ti sembrava importante. Qua arriva la spinta, qua vedo l'azione rapida, l'azione decisiva, qua vedo... questa è la tua energia, no? Allora puoi ricevere dall'esterno delle notizie improvvise, dei messaggi o degli stimoli che ti costringono a muoverti velocemente da questa zona qui. Perché tu già vuoi questa cosa, questo cambiamento emotivo da ciò che non ti soddisfa più. Allora ricevi o delle notizie improvvise che sono lo specchio di questa tua ardente voglia, o degli stimoli che ti costringono a muoverti in modo molto veloce. Questo Cavaliere di Spade porta un'energia di chiarezza, di coraggio, cioè questa settimana ti invita a prendere delle decisioni nette e a tagliare ciò che non serve più. Cioè ti vedo che sai cosa vuoi e sei pronta o sei pronto a fare il passo, ok? E poi questo è il potere personale tuo, bellissimo, leadership, determinazione. Mi dice che se affronterai le sfide con coraggio otterrai rispetto e riconoscimento. Questa carta ti ricorda che sei un leader naturale. Lo sai già, Leone, lo sai già. Sei un leader naturale. Sei capace di guidare con passione, con sicurezza, no? Ecco, e questa settimana tu incarnerai la tua forza senza paura, mostrando autorevolezza e carisma. Potentissimo. Quindi questa è la settimana di passaggi e di affermazione personale. Lascerai andare ciò che non serve. Agirai con rapidità, con decisione e rafforzerai la tua posizione come leader nella tua vita e nelle tue relazioni. Questa stessa mi dice che è tempo di fidarti del tuo istinto, di tagliare il superfluo e di agire con cuore e con coraggio. Ok? Bellissimo. Vediamo che cosa ti dicono gli oracoli. La porta della terra è bellissima perché mi parla di costruzione, di radicamento, mi parla di obiettivi che si raggiungono con determinazione, con fede, con fiducia, tutto ciò che semi, ed è una carta che mi parla di risultati concreti che vedrai nel tempo. Quello che farai in questa settimana con questa modalità metterà radici profonde per darti una sicurezza sul piano materiale, sul piano lavorativo, sul piano materiale, non la terra, e sul piano concreto della tua vita. Va bene? Quello che farai in questa settimana, lasciando andare dei pesi, anche se ti sembrano delle cose a cui tenevi, no, perché sai che vuoi andare avanti, ok? Vediamo qual è l'altra carta. Infatti, che ti ho detto prima? Prima ti ho detto di seguire l'istinto, sesto senso, ascolta le tue sensazioni, lasciati guidare dall'intuito. L'intuito e l'istinto risvegliato, che direbbe Sri Aurobindo, il grande maestro Sri Aurobindo. Quando hai l'istinto risvegliato e intuito sono la stessa cosa, quando si eleva però la mente poetica, no? La mente trascendente. Quindi questa è la settimana, ribadisco, di affermazione personale. Quindi sarai guidato o guidata da una grande passione e sicurezza come leader naturale. Procedi perché vinci, mettendo le basi di qualcosa che si alimenta nei giorni e nei mesi a seguire. Ok, vediamo cosa ti dicono le carte dell'amore per te. Amore, Leone. 9 di coppe, infatti ti vedo stare bene, come stai? Wow, ci picchia il mago, guarda che leader, oh, regina di coppe. Qua stai manifestando un amore degno di nota, eh. Allora, ti spiego.
io qua ti vedo aver raggiunto un momento di soddisfazione emotiva tua personale. Vedo gioia interiore qua, cioè ti senti bene con te stessa o con te stesso, indipendentemente dagli altri. Questo è il senso proprio del cuore pieno, no? Dove la tua felicità non dipende più da qualcuno, quel cosiddetto, come si chiama nello yoga sciamanico, il piacere immoto, no? Che non è più influenzabile dalle fluttuazioni della vita. Ecco, questa carta, il cuore pieno, il 9 di coppe, mi dà la misura di quanto sei allineata o allineato con ciò che desideri davvero. Perché qua abbiamo la realizzazione dell'amore ideale, il mago. Indica che adesso sei in grado di attrarre o manifestare una relazione all'altezza del tuo cuore e dei tuoi desideri più profondi. L'amante mistico qua ti dice che la connessione è potente e significativa ed è possibile proprio adesso perché tu sei chiara, chiaro, centrata, consapevole e il mago ti ricorda che puoi creare l'amore che vuoi, usando intuito, azione e presenza. E la regina di coppe cos'è? La regina di coppe è la carta dell'attesa empatica, di colei che attende ma è talmente tanta fiduciosa che sta bene così, cioè e aspetta l'amore alla sua altezza. Quindi è un tempo di ascolto, di dolcezza, di accoglienza e questa energia permette che ciò che il mago attira si manifesti nella realtà. Questa energia di resa attiva la regina di coppe. Quindi ti ripeto, la regina di coppe è una resa attiva, cioè permette che ciò che il mago attira si manifesti nella realtà senza sforzo. Cioè è la giusta pazienza e l'abilità di mantenere il cuore aperto senza affrettare i tempi. Quindi, come vedete, tutto si collega qua, a lasciare andare ciò che non nutre più. Il passato, le relazioni, le situazioni che un tempo ti hanno dato qualcosa, ora devono essere abbandonate per far spazio al vero amore. Eccolo. Sì, che già lo vedo, no? Come un corpo eterico intorno a te, lo vedo già. Anche se c'è già una persona magari, ma io vedo che la tua predisposizione è una predisposizione di cura, di resa attiva, hai il vero amore dentro conquistato tu, quello che è in sintonia con la tua energia attuale ed è quello che stai attirando a te. Questo è il passo della maturità emotiva, lasci andare ciò che è finito e ti apri al compimento di ciò che ti meriti veramente. Ok? Quindi questa è una settimana di appagamento personale. Sei felice con te stessa o con te stesso, pronta o pronto a creare l'amore dei tuoi sogni, ma sai anche attendere con saggezza, lasciando andare ciò che non serve più. L'amore qui non è solo emozione, è proprio scelta consapevole, creazione attiva, stai creando attivamente il tuo amore. In questa settimana brillerai. Sei pronta a ricevere e a dare un amore potente, maturo, in perfetta armonia con il tuo cuore. Ora io non so se c'è già una persona qua mi hanno messo l'attenzione su di te, e quindi è questa energia che devi riversare. Mi spiego? Questa energia che devi riversare sul mondo e su questa attrazione qui. Vediamo cosa ti dirà questo amore qui che vedo come fosse cucito intorno a te come un'energia eterica, no? Come un corpo eterico. O ti dice, insomma, io comunque, qua c'è il mago che è anche un personaggio, no? Molti di voi l'hanno già incontrata questa persona, la possono incontrare in questa settimana, ma l'energia si focalizza soprattutto su quello che ti ho detto. Nella realizzazione di questo amore, che va curato, custodito, usa sempre il tuo sesto senso, perché stai creando un amore all'altezza della tua, in armonia con il tuo cuore. Va bene? Vediamo cosa ti dirà questo mago, questa persona. Guardate il vostro segno zodiacale sempre per il mese di novembre, ok? Scusami, qua è uscita da sola. Sono sempre accanto a te. E questa è la frase che mi dice che come è sempre accanto a te questo tuo amore. Tu lo sentirai dentro. Parliamo nel sottile, parliamo nel visibile, ma soprattutto sul sottile da cui poi si genera la realtà visibile. Sono sempre accanto a te. Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. C'è una persona, è possibile che ti stia pensando consapevole di aver sbagliato, grazie a quello sbaglio questa persona ti ha reso più autonoma a livello emotivo. Può essere una persona che hai già conosciuto, siamo a migliaia, quindi io parlo proprio per quello che vedo immediatamente e sento, no? Cos'altro?
Sono pazzo di te, non può che non essere pazzo di te o pazza di te. Perché? Perché c'è il 9 di denari e il 9 di coppe tu, che è molto simile al 9 di denari, però sono due carte di energia autonoma imprescindibili per creare un amore integro con l'altro e non la stampella, il bisogno l'uno dell'altra, mi spiego? È una stesa molto bella e molto potente, poi mi farete sapere ragazzi miei ragazzi, molto bella, sì. Quindi io concludo qui, io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, solo per i più esperti per le questioni riguardanti l'amore anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana di fine ottobre, l'inizio del grande teatro di novembre, quindi dal 28 ottobre al 2 novembre. Allora, mettiamo tre carte per te, Vergine. Abbiamo un diavolone, abbiamo qua, il diavolone abbiamo, il diavolone. E qua c'è una scelta d'amore da fare o una scelta del cuore senza attaccamento. 5 di bastoni. Allora, prepariamoci per questa settimana, ok? Allora, ti spiego. Quello che vedo chiaramente qua, che questa settimana ci sarà la necessità netta di fare scelte consapevoli affrontate con rispetto a ciò che ti limita, sia dentro che fuori. Cioè, è una settimana in cui la tua libertà interiore e la tua integrità vengono messe alla prova, in cui ci sarà confronto, qualche sfida che servirà a portarti verso maggiore chiarezza e potere personale. Ok? Perché qua il diavolo mi dice che ci sono delle abitudini o dei legami o delle situazioni che ti tengono bloccata o bloccato. Può indicare anche degli ostacoli interiori, le tue stesse paure e resistenze. Questo è l'ego, ragazze mie, ragazzi, in questo caso. O delle paure che hai, o dei desideri egoici che possono diventare delle catene. Cioè il diavolo alla fine ti invita a guardare dentro di te e a riconoscere quello che ti limita. Va bene? Senza giudizio. Quando sei consapevole, tu trasformi la dipendenza o la paura in energia libera, potente, Kundalini che creano. Cioè possiamo dire che il diavolo è un po' la Kundalini quando non sei consapevole, no? Diventa spaventosa. E qua arriva la chiamata del cuore, della scelta, non è solo una questione romantica, questi amanti, non lo sappiamo bene, parlano di decisioni importanti, di scelte di vita che vengono veramente da uno spazio libero di scelta. Sei chiamata o chiamato in questa settimana a valutare con saggezza e a sentire con il cuore e con l'intuito e a decidere in modo coerente con i tuoi valori animici. Cioè questa carta mostra che l'amore vero e le relazioni significative richiedono chiarezza e onestà, però anche coraggio, coraggio di scegliere ciò che ti nutre davvero. E questa è la sfida concreta con la quale avrai a che fare rispetto a queste due carte, cioè conflitto, attrito. Possono nascere delle discussioni o competizione, oppure differenze di opinioni o situazioni che stimolano la tensione, no? Ma questo non è un ostacolo, Cioè, questo è un allenamento. Il 5 di bastoni per me è un laboratorio in cui impariamo a gestire il conflitto con saggezza, no? A trovare la tua voce, a non farti trascinare dagli altri. Bisogno di approvazione, mi spiego? Perché ogni attrito diventa occasione per rafforzare la tua determinazione qua. È una settimana su più fronti, potente, perché l'amore lo vediamo adesso con tre carte, però gli amanti, quando parliamo di stesa generale, parlano di scelte consapevoli, guardando in faccia i propri limiti, le proprie paure e affrontarle, scegliere con il cuore e affrontarlo. Allora, questa settimana ti invita a guardare in faccia quello che ti trattiene, quello che ti lega e scegliere soprattutto ciò che ti nutre, ciò che ami e affrontare questi conflitti esterni o interni con coraggio e chiarezza, mettendo in luce ciò che temi, alleandoti con le tue emozioni. Questa settimana è una settimana molto potente per te, di trasformazione al potere personale.
Allora, il diavolo ti mostra dove sei incatenata o incatenato, gli amanti ti indicano la scelta da fare e il 5 di bastoni ti allena a navigare le sfide con forza. Quindi le parole chiave sono per te libertà, scelta, confronto, chiarezza e coraggio. Se ti allei con te stessa o con te stesso e affronti queste sfide con cuore aperto e mente lucida, uscirai da questa settimana più libera, più consapevole e più potente. A cipicchiolina. Vediamo un po' di che parlano queste sfide. Sul 3 di bastoni in questa settimana. 3 carte sul 5 di bastoni. Sull'imperatrice. Sul 2 di bastoni. Paggio di spade. Qua c'è chiaramente la necessità di realizzare quello che vuoi veramente. L'anima tua in questo momento non fa più sconti, perché non fa sconti più l'anima quando fa compromessi con la mente. Ormai non ci sono più sconti. Meno male, direi. E quello che vedo in questa settimana è che questi conflitti del 5 di bastoni riguardano delle decisioni importanti che devi prendere e soprattutto la gestione delle tue energie e relazioni. Cioè sono situazioni che ti chiedono una visione, di avere la visione, 2 di bastoni. Prontezza mentale, paggio di spade, e di avere anche e usare la creatività e l'intuito per risolverli, per trasformare le tensioni in crescita. Cioè le sfide non sono ostacoli, ovviamente, no? Ma sono opportunità per rafforzare la tua posizione imperatrice, anche se sei uomo, e costruire qualcosa di solido, sempre l'imperatrice. Cioè si tratta di gestire degli attriti con intelligenza, prendere decisioni strategiche e cogliere gli insegnamenti preziosi dalle situazioni che ti scuotono, senza farti sopraffare. Quindi il tema centrale è la trasformazione delle tensioni e piccoli conflitti in chiarezza, crescita personale sulle scelte consapevoli. In ogni ambito qua, perché riguarda il tuo sviluppo, l'imperatrice è lo sviluppo, in ogni ambito. Vedere dove ti senti limitato o limitato, fare le scelte del cuore anche se ti spaventano. Vediamo cosa dicono gli oracoli. La porta dell'acqua, bellissimo. Questa è una grande promessa in questa settimana per te. È la grande promessa in cui tutto fluisce di nuovo. Questo è il 2 di coppe e la temperanza, assonanza con le due carte lì. Mi parla di emozioni che finalmente tornano a fluire perché vedi dove ti senti bloccata o bloccato facendo la pratica della Kundalini, no? Che trovate nella playlist yoga sciamanico. Mi parlano di situazioni che tornano a fluire dopo momenti di tensione, va bene? Quindi tutto a posto. Ma lo vedevo già con l'imperatrice. Vediamo queste altre. E fatti delle cose ti sorprenderanno in positivo. Apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Ci saranno delle sorprese per te in questa settimana. Lasciati sorprendere. Delle sorprese che arricchiranno il cuore, con questa carta qui, la porta dell'acqua. Sì. Vediamo nell'amore cosa accade. Tre carte dell'amore per te. Ecco perché vedi il 5 di denari. Non accetti più compromessi con l'anima. Il sentirsi non abbastanza, il sentirsi abbandonati, il sentirsi rifiutati. Non accetti più questi compromessi qua. 5 di denari. 3 di bastoni, apertura di cammino. 6 di spade, guarda, vedo che in amore traghetti è una situazione di transito, traghetti da una situazione dove ti sei sentita messa da parte o non soddisfatta in amore, vivendo una carenza, sentendoti la seconda scelta a volte, no? Si apre la possibilità di un nuovo cammino, 3 di bastoni e 6 di spade, che ci danno la possibilità di andare finalmente su acque più tranquille, anche delle discussioni che portano da una situazione di tensione a una molto più serena, mi spiego? Per esempio, questo 5 di denari che mostra questo senso di mancanza, di esclusione, mi può indicare anche delle relazioni in cui ti sei sentita o ti sei sentito la seconda scelta, lo ribadisco. Ma questo viene dai genitori, dall'archetipo madre e padre,
dove non ci sono colpe, sono immagini della tua anima per realizzare il tuo grande obiettivo di missione, no? Ti sei sentita trascurata o trascurato, non pienamente apprezzato o apprezzato. Ecco, questa è una settimana in cui ti viene chiesto di riconoscere pienamente il tuo valore, capire che mm, meritare amore vero non è un lusso, ma un diritto, ma lo devi dare tu a te. Quindi è un campanello che ti spinge a rialzarti, a chiedere ciò che meriti. Quindi, e qua vedo che si apre proprio questa visione. Cioè, il 3 di bastoni è l'attesa attiva, significa che stai valutando ciò che vuoi veramente in una relazione e sei pronta o pronto a muoverti verso ciò che risuona con il tuo cuore. Questa carta anche parla di scelte consapevoli, prepararsi a ricevere l'amore che corrisponde alla tua energia, alla tua dignità emotiva. E questa chiude la triade, questa calze di spade, nel traghettamento e nel passaggio verso un nuovo equilibrio. Può trattarsi di lasciare alle spalle vecchie relazioni o incomprensioni, lasciare delle incomprensioni o delle dinamiche che ti hanno fatto sentire meno di ciò che sei veramente, perché questo sei di spade è un viaggio verso un amore più maturo, rispettoso e appagante, al di là se ci stai già insieme a una persona oppure no, ok? È un amore più rispettoso, un percorso che ti permette di riallinearti al tuo vero valore e di creare lo spazio per ciò che desideri veramente. Quindi questa settimana in amore è proprio un invito a riscoprire il tuo valore, a lasciare andare ciò che non ti nutre e muoverti verso ciò che meriti veramente. Quindi c'è un passaggio chiaro qua, dalla sensazione di mancanza o di inadeguatezza, il 5 di denari, alla visione di nuovi orizzonti e scelte consapevoli, 3 di bastoni, fino al traghettamento verso un amore più all'altezza del tuo valore. È una settimana di rinnovamento emotivo, in cui puoi finalmente scegliere delle relazioni che ti riconoscono e ti valorizzano davvero. Quindi nell'amore vedo questo, al di là degli incontri o meno si focalizzano soprattutto su questo punto. Però il 2 di coppie con la temperanza mi dice che ci sarà un riequilibrio emotivo che ti permetterà di riallinearti a un amore consapevole, va bene? Dove non hai bisogno di essere quello che non sei. Vediamo cosa ti dice l'amore con queste carte, le mie. Ci possono essere delle discussioni in merito a questo, mi spiego. Siamo a migliaia, quindi io ti do proprio il succo che vale per tutti voi, ok? Poi se vedo qualche cosa le dico in più, no? Non è un consulto privato, quindi ma la base è questa, al di là che ci sta insieme o meno una persona. Vediamo un po' cosa ti dice l'amore. Ti sto aspettando e c'è qualcuno che ti sta aspettando alla fine di questo traghettamento del 6 di spade. C'è qualcuno che ti sta aspettando. Il paggio di spade pure lo mostra comunque. Mostra anche terze persone, triangolazioni, ma per ognuno di voi, ripeto, è diverso. Però ti sto aspettando, l'amore si sta allineando al tuo valore. Ti sogno ogni notte e qua mi parlano di un'attesa attiva. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Qua c'è un grande amore che ti aspetta. La scelta è tua. Allora inizia a dartelo. Inizia a valorizzare queste emozioni, inizia ad allearti con la dea della penuria, della perdita. Perché questa è una settimana di traghettamento dove ti sorprenderanno le emozioni nuove che arriveranno grazie proprio al fatto che tu ti riallinei con la tua vera essenza. E qua c'è una persona che ti sta aspettando, che ti sogna ogni notte e vuole darti tutto quello che non ha mai avuto. Perché tu ti sei iniziato ad amare come mai prima d'ora. Ok? Molto poetica e molto bella questa stesa. Ragazze mie, ragazzi, guardate il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di novembre. Non so se l'ho messo ancora il tuo, però lì ci sono tutto, è una lettura certosina che ti faccio del tuo segno, con anche il rituale, con quello che accadrà, va bene? Ragazzi miei ragazzi, io vi abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia. Andiamo a vedere cosa accadrà in questi giorni di passaggio cruciale dal 28 ottobre al 2 novembre. Ok? Andiamo a vedere.
bilancia, 3 di spade per uscire da un qualcosa di difficile, ok. Ah, c'è un cambio repentino, degli eventi inattesi, la ruota. Mamma mia, il giudizio, ragazze mie, ragazzi, qua c'è la chiamata dell'anima a cui devi rispondere. Quasso di spade. Guarda, ti dico una cosa, non so se sei stata male o sei stato male o può succedere qualcosa tra lunedì e martedì, tra il 27, 28, 29. O una chiusura, o un dolore antico, o una rottura, qualcosa che accade o è già successo, perché la prima carta qua. C'è un cambio repentino. C'è la ruota della fortuna, sono eventi inattesi che ti portano il giudizio. Il giudizio è qualcosa di sorprendente insieme alla ruota della fortuna. Eventi improvvisi a cui sei chiamata a rispondere un sonoro sì. Cioè una risoluzione, l'asso di spade parla di una chiamata che arriva per risolvere una situazione difficile o qualcosa che ha a che fare con la tua decisione, la mente lucida e risvegliata grazie al teatro degli eventi inaspettati che arriveranno, che ti porteranno a risalire da una sensazione molto difficile. Allora, guarda, ti spiego meglio. Questa è la settimana in cui ci sono degli eventi che ti portano a trascendere un dolore molto forte e degli eventi, quegli stessi eventi cambieranno le regole del gioco. Una chiamata a prendere una decisione importante. Quindi il tema per te in questa settimana è trasformare un dolore emotivo in liberazione, lasciandoti guidare dagli eventi che accadono, cioè vai, vai, succede qualsiasi cosa, vai, vai. Ok, magari ti chiamano, non ti va di fare niente, andiamo da quella parte, non te l'aspetti, no, non mi va, no, no, vai, ricordati le mie parole, vai, ok? È una settimana in cui delle vecchie ferite o delusioni o dispiaceri si muovono verso una risoluzione, mm? Anche se potrebbe sembrare inaspettata la cosa, va bene? Degli eventi che non ti aspetti, a cui tendenzialmente diresti di no, ricordati le mie parole, vai, va bene? Perché c'è un dolore chiaro qua, un senso di ferita, di separazione, può riguardare una relazione, o una situazione che non ha funzionato, o una delusione che ti sta lasciando il cuore pesante. Però il messaggio qua è guardare tutto questo come strumento, come opportunità. Questo è il cambiamento improvviso in questi giorni, magari a metà settimana. Un evento che modifica la situazione. La ruota parla di cicli, situazioni che si chiudono, nuovi cicli che iniziano. Tutto ciò che sembrava bloccato, doloroso, si muove a favore tuo. C'hai la ruota della fortuna a tuo favore. Grazie al flusso naturale della vita. Non c'è bisogno che fai niente. Gli eventi qua portano risoluzione, opportunità, nuove possibilità. Anche se a volte arrivano come una sorpresa, quindi senti le mie parole, va bene? La settimana si chiude col giudizio, cioè questo è il momento di prendere delle decisioni definitive, liberarsi dal passato, riallinearsi al proprio percorso più autentico. Qua c'è proprio un senso di chiarimento, di rinascita, come se il cuore ricevesse la conferma che la tua strada intrapresa è quella giusta. A fine settimana c'è questa conferma, va bene? Quindi è una settimana di profonda trasformazione. Dolore e delusione che scuote, movimenti favorevoli del destino che sistemano ciò che sta in stallo e liberazione e scelte consapevoli da parte tua che ti permettono una chiara direzione e una rinascita emotiva. Boom boom boom. Porca miseria. Scusate. Fortissimo. Vediamo che ti dice l'oracolo. Non avevo dubbi, stai per entrare in un periodo inaspettato, qualcosa di inaspettato succede con la porta del tempio. Non sai mai che c'è dietro la porta del tempio, no? Qualcosa di inaspettato, di sorprendente succede. Numero 1 corrispondente anche al mago e al tuo potere intuitivo. Questa poi mi farai sapere cosa accade in questa settimana, ma sono eventi sconvolgenti che riguardano una nuova direzione della tua vita, di liberazione. Vediamo cos'altro dice questo oracolo. E no, vedi? E no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. Sta roba qua si sistema. Tutto ciò che ti stava facendo stare così. E no, qualcosa è no, e no. Un dolore o aggrapparsi a un dolore, e no, è riferito soprattutto a, magari alcuni di voi si stanno aggrappando a a qualcosa che la mente sta dicendo e ti fa sentire vittima, no? E no. Vediamo cos'altro.
ci sarà uno spostamento, un viaggio renderà speciale la tua vita, qualcosa si risolve rispetto a una situazione difficilissima, non so di che per tutte di voi sarà diverso, ognuno ha la sua. Ho un dolore antico, qualcosa che ritorna come dolore antico per essere trasmutato una volta per tutte perché c'è la tromba del giudizio, eh. Ah, ci picchia. Vediamo l'amore cosa dice. Cosa dice l'amore? Paggio di denari. Ah, 7 di spade. 9 di bastoni. Non ti fidi di qualcuno. Non ti fidi di qualcuno. Ci sono un po' di difese alte. Non ti fidi di qualcuno qua. Perché io vedo che qua c'è una proposta, un nuovo interesse. C'è qualcuno che si avvicina con sincerità qua, oppure con un'occasione per rinnovare una relazione già esistente. Vedo che c'è desiderio qua, concreto, no? Però qua c'è la diffidenza e il sospetto, credo che sia da parte tua perché le spade se tu bilanciano. Cioè, puoi percepire che qualcosa non è del tutto chiaro, oppure che qualcuno non è completamente onesto, trasparente. E certamente una chiamata a non abbassare le difese troppo presto, a osservare attentamente anche e valutare la situazione con discernimento. Qua c'è la tua protezione personale, mostra che sei consapevole dei tuoi confini, sei pronta a difendere o pronto a difendere ciò che è prezioso per te, a non lasciarti ferire. È una carta di forza interiore, sì, anche se ci sono dei dubbi o dei piccoli ostacoli, qua hai la capacità di affrontarli senza farti travolgere, mi spiego? È una settimana qua di trasformazione per te, prenderai delle scelte diverse, più consapevoli, più nuove. Cioè io qua vedo nuove opportunità e proposte, ma ti invitano a guardare con attenzione. Valutare chi merita la tua fiducia veramente e chi no. Non è una settimana questa di, come dire, sei chiamata a restare vigile, a usare il discernimento e al tempo stesso apertura, così da non perdere né occasioni genuine, però senza compromettere la tua sicurezza emotiva. Mi spiego, quindi in amore vedo una proposta concreta, una fiducia graduale, cioè puoi ricevere qualcosa di bello, mi dicono, però la tua saggezza e la tua prudenza sono un po' il tuo scudo, va bene? Ricordiamo la stessa generale che è potentissima, perché la stessa generale mi parla di qualcosa che è andato male, qualcosa che ti ha dato del dolore o diciamo vecchie ferite o delusioni emotive, può essere la stessa persona, mi spiego, tradimento, incomprensione, però le situazioni muoveranno, portando anche questa persona o delle persone a tuo favore, no? Opportunità di chiarimento arrivano, situazioni che possono cambiare il quadro nonostante un po' la tua diffidenza. Il giudizio ti inviterà a prendere delle decisioni consapevoli, liberandoti da ciò che ti limita con la voglia di esplorare proteggendo il tuo cuore. Ok? Però qua la proposta c'è. Curiosità, interesse, magari la diffidenza, i sospetti qua sono legati soprattutto al passato, no? O al tuo passato relazionale, al passato che hai avuto, oppure a delle persone che non sono completamente trasparenti o non lo sono stato, ti hanno dato del dolore. Quindi questa però, ripeto, è la tua resilienza, cioè la capacità di proteggere il tuo cuore senza lasciarti travolgere di nuovo da dubbi o da piccole insicurezze, perché vedo che tu è per te una settimana di uscita dalle delusioni e dalle ferite, grazie a degli eventi favorevoli e alla tua capacità di discernimento. Ci sono nuove proposte, degli incontri che richiedono saggezza e protezione dei tuoi confini. Protezione dei tuoi confini. Se resti consapevole e vigile, tu trasformerai il dolore in delle opportunità di amore maturo e rispettoso in questa settimana, che sono coerenti con il tuo valore e con ciò che desideri davvero. Va bene? Vediamo cosa dicono i miei oracoli, lui, lei. Ti sto aspettando, infatti c'è qualcuno che ti aspetterà, aspetterà le tue decisioni. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua parlano soprattutto di nuovi incontri recenti o che potete fare in questa settimana, dove tu sei un po' diffidente, qualcosa un po' così. Però qualcuno si innamora qua. Va bene? Vediamo cos'altro.
so di aver sbagliato, ho avuto paura. E qua c'è il 7 di spade, il 9 di bastoni, 3 di spade, c'è qualcuno che cercherà di rimediare. Per alcune di voi siamo a migliaia, quindi io ti do il succo, no? Il succo qual è? Che tu sarai molto forte in questa settimana perché avrai l'opportunità di trasformare il dolore in opportunità di amore maturo e rispettoso per te e per la tua relazione. Ok? Mamma mia, che stai sentenza, ragazze e miei ragazzi. Ci stiamo liberando da fardelli per entrare in questo novembre che sarà potentissimo. Ve l'ho pubblicato il video del cielo di novembre, il cielo astrologico, no? Quindi è veramente potente per lavorare sugli aspetti spirituali. Il cielo di novembre ci conferma che il nuovo tempo vincono i mistici, i poeti, gli sciamani, le sciamane e è tempo favorevole per affinare le tue doti. Va bene? Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione oppure ascendente Scorpione. Andiamo a vedere questa settimana che chiude il mese di ottobre, dal 27 ottobre al 2 novembre, cosa accadrà per te. Andiamo a mettere 3 carte, ok? Vediamo. Iniziali, 3 carte iniziali. Sono cadute queste, ma le stavo battendo. Vogliono uscire tutte, vogliono parlarti. E vediamo, che vogliono dirti? 3 carte, per favore. 8 di spade. 5 arcani maggiori, 5 il Papa. Wow, 8 di denari. Lo sai che questo è il tuo mese, no? Ti riconsiglio di vedere bene l'oroscopo per te del mese di novembre, appena lo pubblico, se non l'ho già pubblicato quando faccio questo video, però è un mesone per te questo. Allora, ti spiego. Il tema centrale in questa settimana sta centrale, qua, col Papa che è vestito da giudice. Allora, dalla prigionia mentale alla maestria incarnata. Quindi, questa settimana tu guarderai negli occhi, le guardi in faccia quali sono le tue paure, per riconoscerle come antichi spiriti che bussano alla tua porta per essere pacificati, finalmente, perché c'è il Papa subito dopo. E quindi formula pentacolare, magia pratica, non mi ricordo il numero, c'è scritto formula pentacolare. Allora, perché potresti avere dei pensieri tipo non posso, non so come fare, ma non ne uscirò, ma non sono abbastanza. Ok. Tu sei il segno della trasformazione e questo mese di novembre per te è ribaltone. Guarda qua come entriamo a novembre. Ok, questi sono i fine ottobre. Tu scendi nei tuoi inferi per trovare la tua luce, da là che trae il tuo potere. E allora quando ti sentirai in questa situazione qui, nei primi giorni della settimana, tu chiuderai gli occhi, respirerai e troverai la chiamata, cioè la maestria. Perché questo è proprio il tuo maestro interiore, cioè ti dice fidati del tuo cammino, cioè le prove che incontri sono funzionali all'iniziazione per darti maggiore potere, va bene? Cioè è come se l'universo ti stesse preparando a un nuovo livello di coscienza, a un nuovo grado di sacralità della tua vita. Potresti sentirti chiamata a mettere ordine, a seguire un certo insegnamento. Chi sta seguendo con me lo yoga sciamanico è quello, disciplina e perseveranza, il Papa, poi il maestro interiore, quarto chakra, no? Altre magari tornerete a studiare oppure a insegnare qualcosa che hai imparato sulla tua pelle, magari all'interno di contesti lavorativi o della vita pratica, ok? Ti sentirai proprio, è il tuo mese, ok? E perché il Papa è proprio la trasmissione del sapere acquisito, no? Ciò che hai vissuto e che hai integrato come lezione spirituale, soprattutto riguardante tutte le volte in cui ti sei sentita bloccata con la mente o bloccato, no? Questo 8 di denari è stupendo, ti riporta proprio al quotidiano, alla creazione concreta di quello che hai imparato. E la carta del dono, cioè ti dice che il lavoro che stai facendo su di te porterà frutti. Questa è la disciplina del cuore, la dedizione dell'artista sacro, quello che lavora su se stesso, no? Come un'opera d'arte vivente. Stai costruendo il tuo capolavoro di vita e i primi giorni del mese di novembre te ne renderai conto.
è oro, tutto quello che hai vissuto, ogni sforzo che hai fatto, ogni passo, ogni errore è oro. Tutto questo era sia oro prima che oro adesso, che si affina nella fiamma della coscienza. Quindi stai imparando a trasformare la paura in maestria. Stai imparando a fidarti del ritmo divino della tua vita, anche quando non capisci niente, va bene? Anche quando non sai dove stai andando. E stai imparando che la libertà non arriva tanto rompendo le catene, perché riconoscerai che la chiave è nelle tue mani. Mi spiego? Sottile la cosa, ma ce l'hai tu. Cioè, è una settimana in cui il tuo spirito diventa insegnante, il tuo dolore diventa sacro, opportunità, e il tuo lavoro su te stessa o su te stesso diventa un atto d'amore verso il mondo esterno e il servizio. È proprio bellissimo. Perché questo è proprio lavoro su di sé con l'otto di spade, con la mente, mi spiego? E quindi tu vedrai nella materia, con l'otto di denari, la concretezza di questo. Fammi mettere due specifiche su questo otto di denari. 5 di bastoni, ecco perché ci possono essere dei litigi, 2 di coppe nelle relazioni, e poi c'è il cavaliere di coppe, certo. Allora, il lavoro che stai facendo su di te non è solo, si va a proiettare nella realtà concreta, dentro le relazioni, 5 di bastoni, 2 di coppe, cavaliere di coppe. Il 5 di bastoni parla delle piccole frizioni, no? Dei contrasti, delle energie che si scontrano, come fucina alchemica, no? È proprio quella fase in cui per trovare la giusta armonia devi lasciare che le differenze si scontrino, che le verità vengano dette, che le passioni si accendano. Quindi tu stai imparando a gestire il fuoco del contatto umano, quello che ti stimola, che ti mette alla prova, che ti fa crescere. E in mezzo a questo movimento abbiamo il 2 di coppe, che è l'incontro vero, e la reciprocità, la tenerezza che nasce dopo lo scontro. È come se dopo tanto lavoro su te stessa o su te stesso, in questa settimana sarà il momento di mettere alla prova ciò che hai imparato nell'amore, nel rapporto con l'altro, nelle relazioni. Cosa sono le relazioni? Cioè, cosa sono i rapporti con gli altri? Sono le relazioni con gli dei, con le tue emozioni stesse. E tu hai integrato tanto e te ne renderai conto in questa settimana, perché qua ci sarà un dialogo che si apre, una riconciliazione, un'intesa che si rinnova. Il messaggero del cuore, no? Il portatore d'amore, l'invito a vivere con poesia, con la mente poetica, ciò che accade. Che cosa significa vivere con la mente poetica ciò che accade? Quello che accade con le altre persone è una relazione con le tue emozioni. Questo cavaliere ti dice: non temere di essere vulnerabile, non temere di mostrare la tua sensibilità, perché è proprio lì che sta la tua forza. Questa carta rappresenta anche qualcuno che si avvicina a te, che ti permette di aprire il cuore dopo un periodo di chiusura, no? Quindi queste carte dicono che il vero lavoro dell'otto di denari adesso è nella relazione in questa settimana, nella collaborazione, nell'aprirti al contatto autentico. Quindi ti dico: non evitare i contrasti, perché là tu lavori meglio a livello emotivo. Perché sono il modo in cui l'anima lima le asperità per far brillare il diamante della connessione, no? Questo tuo di coppe qua. E il cavaliere di coppe ti porta un messaggio chiaro: stai imparando ad amare in modo nuovo, più maturo, più libero, più vero. Bellissimo, bellissimo. Vediamo gli oracoli cosa ti dicono. La porta dell'arcobaleno, tutto ciò che vedevi come bloccato, anche depressione, anche situazioni grigie, anche situazioni buie, l'arcobaleno parla da solo. E la fede, la ritrovata fede, la ritrovata speranza, passami il termine, lo sai che non mi piace la parola speranza, la ritrovata luce, ok? Vediamo cosa dicono queste altre. E ci sarà una grande opportunità. Cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Grande occasione, va bene? Vediamo l'amore nello specifico cosa ti dice con queste. Scorpione. Il matto, punto zero, fede totale, cavaliere di bastoni, movimento,
e tenacia. Io non so se qualcuno vuole abbattere le tue difese o le tue resistenze. Ah no, 7 di spade, scusami. Ritratto un attimino quello che stavo dicendo. Allora, mi viene chiaro per voi single o per chi sta iniziando qualcosa di nuovo a livello relazionale, potete incontrare una persona, un matto, un matto, corrispondente anche un po' all'acquario, all'ariete, e che ha un'energia molto forte, questa persona. Qua c'è un punto a capo, tu hai una fede nella vita, arriva una persona, però poi puoi non fidarti tanto o puoi essere un po' in dubbio rispetto alle modalità, al modus operandi di questa persona, perché magari ha un'energia un po' inquieta, non è un'energia stabile, no? Però ti dico una cosa, è proprio questo il senso dell'8 di denari, 5 di bastoni, 2 di coppe e cavalli di coppe. Qua c'è qualcuno che può entrare e uscire, o è potuto entrare e uscire, e ha un'energia un po' altalenante, però ti frizzica questa cosa. Cioè ti piace questa cosa, perché io qua vedo il matto. Cioè magari stiamo elaborando, noi ci confronteremo con una persona in questa settimana per vedere quanto abbiamo imparato delle relazioni. Io ti vedo che non vuoi tanti impegni a livello emozionale, però ti vuoi godere la vita così com'è con il matto. Bene, entra una persona che rispecchia questa chiamata dell'anima. Tant'è che poi potrà fare, ci possono essere o delle discussioni o per il modo di fare di questa persona che è un po' incostante, un po' matta, no? E questo può portare a una sorta di, si danno le spalle, no? Può riportarti delle vecchie ferite laddove tu mi realizzerai la grande conquista che hai imparato a livello emozionale. Ok, che cosa viene dopo il 7 di spade? L'asso di spade, chiarezza piena, hai il coraggio di affrontare le situazioni. Coraggio di affrontare le situazioni, possono ritornare delle vecchie dinamiche di sfiducia nella relazione per il comportamento di questa persona che può essere un po' matto, un po' folle, però la tua anima lo sta chiedendo. Mi spiego a cosa servono i tarocchi, sono bellissimi. Questa chiarezza è la riconciliazione che può avvenire dopo. Va bene? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei con quest'asso di spade. Tu sei mia. Carta canta, ragazzi. Ragazzi, tu sei mia. Vediamo cos'altro ti dice. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. È pazzo di te questa persona. È pazza di te questa persona. Cos'altro? Sono pazzo di te, ho detto è pazza di te, guarda. Incredibile. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, ragazze mie, ragazzi, ricordatevi che voi la relazione, come noi tutti quanti, non ce l'abbiamo con la persona o con le persone, ma con le emozioni. Quella è l'unica relazione che abbiamo. Le emozioni sono il divino, di cui le persone si fanno portavoce, essendo le persone dall'etrusco persu, che significa maschera, cioè maschere del divino. Va bene? Bellissimo, non dico nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario. Solo per i più esperti guardate Luna e Venere anche per le questioni riguardanti i sentimenti, altrimenti solo segno e ascendente, va bene? Ok. Vediamo cosa accade in questa chiusura di ottobre, l'inizio del grande mese di novembre, il mese mistico, il mese dove vinceranno i mistici, i poeti, gli sciamani. Vediamo cosa accade per te in questa chiusura di ciclo, dal 27 ottobre al 2 novembre. Sagittario. Tre carte. Il giudizio, la tromba del giudizio. 8 di spade, c'è una chiamata a cui non riesci a rispondere qua, a livello di anima, cioè l'anima ti sta chiamando per qualche cosa in questi giorni, cioè dice rispondi alla chiamata dell'anima, rispondi, la mente dice ma se non riesco, che paura, ma se non ce la faccio, l'anima dice vai, rispondi, ok. Poi alla fine ci pensi su, se rispondere o meno, 2 di bastoni. Allora ti spiego. Sarà una caccia al tesoro, cioè, non una caccia al tesoro che poi trovi la mente là, dice no, ancora tu sei la mente. Guarda, allora, c'è una chiamata potentissima per te in questa settimana, questo unico arcano maggiore
e con l'otto di spade accanto mi dice che questa chiamata così potente mostrerà quella parte di te che ancora si sente impaurita o impaurito. Da che cosa? Da vecchie abitudini, vecchi modi di pensare, oppure da una situazione che ti tiene ferma solo nella mente, solo nella mente. Cioè come se avessi già sentito la voce del cambiamento, ma ancora non ti fossi completamente liberata o liberato per rispondere. Ma che succede a fine settimana? Arriva il 2 di bastoni, è la visione, è la progettazione, è la voglia di guardare in questo cambiamento, di guardare oltre. Allora, tu sai che c'è qualche cosa di più grande che ti aspetta, va bene? Lo sai già. Serve coraggio per muovere il passo. Questa carta è bellissima perché ti dice scegli consapevolmente la direzione anche se non hai tutte le certezze. Non aspettare che le condizioni siano perfette. È il tuo spirito libero che deve guidarti. Non deve guidarti la paura di sbagliare, ma è il tuo spirito libero che deve guidarti. Quindi il tema della settimana è la liberazione. Paure, attaccamenti, vecchi modi di pensare. Liberarti da queste idee che ti dicono che non puoi, che non è il momento, che non sei in grado, che devi aspettare, perché è proprio il momento, perché questo è il momento di rispondere alla chiamata del giudizio. Anche se la strada non è ancora nitida, rispondi sì. Potrebbe trattarsi di cosa? Di un cambio di rotta nel lavoro, di una decisione importante o anche di un nuovo modo di vedere una relazione. Qualcosa dentro di te si sta riallineando con la tua verità più alta, però, quella dell'anima. E presto vedrai che la vita ti risponderà di conseguenza a questa verità. C'è come se l'universo ti stesse dicendo: hai finito di sopravvivere, è ora di vivere davvero. E non ti dico niente sul tuo segno del mese di novembre che l'ho già fatto. Non ti spoilerò niente, che è una bomba. Vabbè, non ti dico niente, però entriamo già con questo 2 di bastoni, ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. I guardiani delle porte, sai che c'è qua dietro? I guardiani delle porte mi dicono che questa settimana è la settimana dove mi viene in mente l'immagine di un mago, no? Nella fucina alchemica che chiude tutte le porte perché sta creando qualcosa di meraviglioso all'interno e non può aprire, non può parlare con nessuno perché è tutto all'interno, no? Perché poi creerà un'opera magica meravigliosa, un nuovo incantesimo. Ok, i guardiani delle porte è questo. Tutta questa settimana sarà una settimana di ritrovo con l'anima e di aggiustamenti, di eccitazione nel farlo anche, no? E mi dice, non rivelare all'esterno le tue cose, stai nella tua fucina alchemica, che è il luogo più eccitante in cui tu possa essere in questi giorni. Ok? E vediamo cosa ci dicono gli altri oracoli. Non è una settimana di decisioni esterne quanto di decisione interna che poi vai esterna, mi spiego? Cosa ci dicono gli oracoli? Sagittario. Ti sorprenderanno delle cose, lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Verrai sorpresa o sorpreso in questa settimana. Ci saranno delle sorprese ed esprimerai te stesso. Esprimendo te stesso è la scelta che devi fare in funzione di quella chiamata che stai sentendo, anche se non è tutto ancora chiaro, le cose non sono nitide. L'anima ti sta dicendo vai, 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 perché il tuo talento esprimerà la tua unicità e questa cosa ti sorprenderà moltissimo, va bene? Vediamo cosa dicono le carte dell'amore. L'imperatore, bello, bellissimo, paggio di denari,
è la morte. Ti stavo parlando della carta della morte con la carta numero 13 qua, che è corrispondente anche allo Scorpione, la morte, no? Allora, ovviamente sono uscite delle carte che si conformano perfettamente alla stesura generale, alla chiamata dell'anima. Questa settimana è una settimana di maturità emotiva, chiusure e rinascite, cioè l'imperatore mostra che tu stai prendendo in mano la tua vita sentimentale, anche se non è sempre facile. Io vedo che vuoi chiarezza, vuoi rispetto, vuoi costruire qualcosa che abbia radici vere e non ti accontenti più di situazioni ambigue o superficiali. Questa carta mi dice che nel cuore tuo si sta muovendo qualcosa di nuovo, è un incontro o anche un modo diverso di comunicare con chi ami, è come se tu stessi imparando di nuovo ad amare, ma da una prospettiva più concreta qua, più adulta, più responsabile, cioè non giochi più a rincorrere qualcuno o a fuggire, vuoi capire se l'altro c'è davvero. E cosa succede? Che arriva la morte, che è la grande trasformazione. Qui c'è un cambio radicale, può essere la conclusione di una relazione che non nutriva più la tua anima, oppure un profondissimo rinnovamento all'interno di un legame già esistente. Va bene? Se chiudi una relazione con qualcuno, una relazione che non ti nutre più, c'è una persona nuova qua. E tutto è in cantiere, ricordiamo, va bene? È in cantiere. In ogni caso, quello che vedo è qua per te è che l'amore per te cambia forma e tu con lui, cioè tu con lui, con l'amore, no? Il vecchio modo di amare qua, di trattenere, di voler avere ragione, non funziona più. Adesso l'amore diventa una scelta consapevole qua, cioè è una danza tra libertà e responsabilità. Potresti sentirti un po' destabilizzata o destabilizzato, no? All'inizio, però rispetto anche alle carte precedenti. Però ricordati una cosa, ogni volta che la morte arriva è per liberarti da ciò che impediva alla passione vera di respirare. Quindi in questa settimana qualcosa finisce, sì, ma ciò che nasce dopo sarà infinitamente più vero. E tu, che ti conosco, che ami con tutto il tuo cuore, sentirai prestissimo che questa volta l'amore non ti consuma più, ma ti sostiene, l'imperatore. E vediamo cosa ti dice l'amore o la persona che c'è in questa settimana. Lo facciamo con i miei oracoli che potete trovare sotto, all'info box, con questo paggio di denari. Perdonami, ti prego, perdonami. C'è una richiesta anche di perdono da parte di qualcuno. Perdonami, ti prego, perdonami. Magari varrà per alcune di voi, tant'è che c'era il giudizio qua, la chiamata, la risposta anche da parte di qualcuno nei tuoi confronti. Perdonami, ti prego, perdonami. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua mi dice che l'amore ti sta sentendo forte, che sia con una persona che già conosci o che non ci sia ancora questa persona. Mi dice la momentanea assenza, qualcuno di voi sta vivendo una certa assenza. Ma come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Quindi è come se mi dicessero queste carte, da dove c'è stata un'assenza con qualcuno, tu sentirai presenza con qualcuno o con l'amore. Qua c'è una presenza col paggio di denari per te. Può essere anche il segno dello Scorpione, o dell'Ariete, o dell'Acquario. Vediamo cos'altro, ma al di là del segno, questo io le energie ti leggo, no? Per capire mi sono distrutto. Guarda, davanti a te arriverà una persona che per capire quello che ci siamo dette fino adesso ha distrutto. Che cos'è che si distrugge quando capiamo, no? Si distrugge l'idea che avevamo delle cose. E le nostre idee, quando sono costruite su dei preconcetti, bene e male, giusto o sbagliato, secondo una morale comune, sono le nostre più grandi bugie. Si chiamano ideologie. Le ideologie sono le nostre più grandi bugie, che sono diverse dagli ideali, no? Dell'anima. E quindi qua viene una persona veramente consapevole, c'è un imperatore qua, anche se è una donna, va bene? Ragazzi miei ragazzi, non vedo l'ora che sentiate il vostro segno di novembre. Ma questo passaggio è fondamentale, tu della fucina alchemica, ok? Va bene, allora io ragazze e miei ragazzi concludo qui, ti abbraccio forte, ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.
Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, solo per i più esperti anche Luna e Venere, però per quanto riguarda l'amore. Andiamo a vedere questa settimana di chiusura del mese di ottobre, dal 27 ottobre al 2 novembre, cosa accadrà. Capricorno. Mettiamo 3 carte iniziali. Il Cavaliere di Denari. Il Re di Denari. Ah, ti vedo bello stabile. Voilà, mamma che potere, la papessa è un grande potere sul piano economico o lavorativo qua, hai un grande potere sul piano lavorativo e economico e mi dice se seguirai l'intuito stai mettendo i frutti e le basi per qualcosa di ancora più stabile che arriverà. Nel piano vedrai che nell'ambiente dove lavori hai una reverenza da parte degli altri, delle altre persone, sentirai questa reverenza e ci sono anche dei guadagni che arrivano per un lavoro ben fatto, ok? Perché sai che cosa vedo qua? Che sei in cammino verso qualcosa che stai costruendo da tempo, Cavaliere di Denari. E lo stai facendo con disciplina, con dedizione. Sì. Questa è la settimana di lavoro silenzioso e determinato, cioè è quella fase in cui l'universo ti osserva e ti dice stai facendo bene, continua così. Il Re di Denari è la piena maestria del tuo elemento, che è la terra, no? È come se tu riconoscessi perfettamente il tuo valore e quanto vali, riconoscessi la tua competenza, la tua maturità in questi giorni. E credo per alcune di voi che qualcuno ti affidi una responsabilità importante. O è un ruolo più stabile o persino un riconoscimento, come ti ho detto prima, economico. Sul piano interiore, però, questa carta ti dice non dimenticare che il vero potere nasce dall'autostima, non dal controllo. Mi spiego? Qua abbiamo un direttore di banca qui, mi ricorda molto mio padre. Cioè, nasce dall'autostima, dal sentire, non dal potere, dal controllo, no? Ti dice tu non hai bisogno di dimostrare più niente. Ora sei tu la figura solida a cui gli altri si appoggiano. E poi ciliegina sulla torta immancabilmente esce la papessa, cioè questa è la parte più mistica della tua settimana. La papessa rappresenta la conoscenza silenziosa, la saggezza che osserva e comprende senza dover intervenire. Questa combinazione tra la terra dei denari, l'acqua della papessa è meravigliosa, cioè ti dice che tu non solo realizzi cose concrete, ma lo fai guidata o guidato da una sapienza interiore profondissima, cioè come se avessi accesso a un'intuizione. Sono talmente contenta, mi sto impappinando. Come se avessi accesso a un'intuizione sottile che ti orienta anche nel lavoro, nelle scelte, nei rapporti, va bene? Cioè il tema centrale per te in questa settimana è la padronanza. Hai imparato a unire la concretezza alla percezione e la logica alla sensibilità. Cioè sei un maestro, una maestra. Siete bellissime ragazze mie, ragazzi miei, bellissimi, ok? Questa settimana riceverai delle conferme tangibili, guarda che ti dico, poi mi farai sapere a fine settimana. Queste conferme tangibili del tuo successo, della tua maestria, sono complimenti, appoggi e anche dei piccoli successi, ma anche delle rivelazioni interiori, cioè capirai anche chi davvero è al tuo fianco per la crescita e chi invece per convenienza. Guarda che ti dico. Cioè, è come se l'amante mistico, spirito guida, in questa settimana ti sussurrasse così. Non temere di stare nel tuo potere silenzioso, perché è la tua calma che muove tutti i mondi, non la corsa degli altri. Cioè, tu qua sei un essere sacro per gli altri. Quindi, questa settimana tu conquisterai te stessa o te stesso. Ecco perché conquisti tutti. Bellissimo. Vediamo che ti dicono gli oracoli. Mamma che triade qua che è uscita, potentissima. Cos'altro? La falsa porta, cioè ti ho appena detto che tu in questa settimana avrai delle rivelazioni.
capirai chi davvero è al tuo fianco per la crescita, per stare con te, per crescere insieme e chi per convenienza. La falsa porta è un potere intuitivo pazzesco. Mi marcano questa cosa qui. Cos'altro? La porta chiusa, guarda, allora, questa accoppiata di carte, la porta chiusa mi parla dell'autostima. Quindi è un avvertimento per te su quello che ti ho detto prima. Ricordati che con il Cavaliere di Denari, no? Tu non hai più bisogno, scusami, il Re di Denari, non hai più bisogno di dimostrare niente. L'autostima che ti arriva sarà relativa soprattutto a quel potere che tu hai percettivo di capire delle cose e avere delle conferme, va bene? Non hai bisogno di inseguire nessuno qua, sono gli altri che arrivano da te. La saggezza che osserva e comprende senza dover intervenire, mi spiego? Sì. E qua si chiuderanno anche delle porte false, con delle persone. Questo mi stava venendo pure. Vediamo cosa ti dice quest'altro oracolo. E infatti cambia strada. Accibicchia, tutte carte di allerta che parlano di quello che ti ho detto. Il sentiero è sconnesso, cambia direzione, arriverai lontano. Fammi vedere, mettimi due specifiche qua per favore, così ti do una visione ancora più dettagliata. Perché ti stanno allertando su qualcosa qua? Cambia strada, mi date 3 carte per favore. Ah, il diavolo, ok. 9 di bastoni. Forse c'è un capo che chiede troppo. E il 4 di coppe, che tu puoi essere insoddisfatto o insoddisfatto. Sappi che a livello silenzioso la tua guida agirà. Va bene? Allora, guarda, queste carte di specifiche mi fanno ancora capire ancora meglio. Allora, qualcosa o qualcuno fa credere di offrirti stabilità o riconoscimento, ma in realtà blocca la tua crescita. Questo me lo conferma col diavolo, cioè il diavolo mi mostra un legame con qualcosa di troppo vincolante, potrebbe essere o un capo, o una struttura lavorativa, o un progetto, o una relazione dove ti senti intrappolata o intrappolato come se per mantenere una posizione dovessi sacrificare la tua libertà o la tua serenità, cioè questo diavolo è la dipendenza del, sai, devo fare oppure non posso mollare oppure ormai è così. E questo il 9 di bastone mi dice la fatica rispetto a questa condizione, no? Sei arrivata quasi alla fine, hai dato tutto, però dentro di te senti che continuare così non è più sostenibile, ti difendi, resisti, no? Non stai fluendo. E questo 4 di coppe mi mostra un po' la disillusione, quel senso di vuoto, di insoddisfazione anche quando apparentemente tutto è stabile, ma è la carta che ti dice non è questo che mi nutre davvero. Mi spiego? Quindi sì, questa lettura parla di una situazione lavorativa o relazionale dove tu non ti senti riconosciuta o riconosciuto, dove le tue energie vengono spese senza un reale ritorno emotivo umano, ma la parte più bella è che queste carte non annunciano la crisi, una liberazione. Cioè, tutte queste carte qua in ultimo mi stanno dicendo esci dalla falsa porta, troverai il sentiero vero. Quello che non ti valorizza non è casa, quello che ti toglie la voce non è destino. Quindi sceglierai di cambiare strada e se lo farai non cadrai, ma troverai un terreno più solido, più tuo, dove la papessa che abbiamo visto, che è la tua saggezza interiore, potrà finalmente guidare senza le catene. Cioè ci sarà una svolta qua, un cambio di percorso lavorativo o relazionale. Anche se all'inizio potrebbe sembrarti una o rinuncia o sai, un po' così, non è vero. In realtà è una liberazione sacra, cioè un atto di rispetto verso te stessa o te stesso. Qua mi dicono che il vero successo è sentire di appartenere al luogo dove stai crescendo, non al dovere che ti trattiene. Ecco perché ci sono carte potenti qua, mi spiego? Perché è in atto una trasformazione di questo tipo, ci picchia, potente, potentissima, ok. Vediamo sull'amore cosa ci dicono. Asso di denari ci abbiamo qua, 7 di spade, c'è un'opportunità di cui non ti fidi qua.
però poi c'è una riconciliazione. Vedo chiaramente che c'è la possibilità di qualcuno. Allora, partiamo per le ragazze single e io qua vedo che c'è questa opportunità grande con l'asso di denari. Però non ti fidi tanto, sette di spade, come se non fossi proprio convinta o convinto. Però col 6 di coppe è come se questa persona ti riportasse invece alla fine a quella sensazione di bellezza che nutre i bambini, no? Quindi io vedo che qua viene data assolutamente questa possibilità, seguendo la tua intuizione sempre. Sì, perché magari non ti sono chiare le intenzioni di questa persona, c'è un po' di, no? Sì. Invece per altre di voi è una riconciliazione con una persona, ma una riconciliazione a tutto tondo, vedi, due di spade. All'inizio non saprai cosa fare, però vediamo un po' cosa viene dopo il 6 di coppe. 5 di spade. Allora, questo rapporto, se ti riconcili con qualcuno, devi lavorarci un po' su. Però poi ci sono delle grandi possibilità, soprattutto riguardante quella tensione interna che vi ha fatto magari allontanare o stare un po' separati o essere in difetto, no? Sentirsi in difetto. Bisogna lavorarci un po' su se è una persona che già conosci. Se è una persona nuova, vedo che possono arrivarti mille dubbi. Tant'è che con la tua saggezza interiore riuscirai a decidere, perché l'asso c'è. Va bene, c'è il potenziale qua. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Sì, è una richiesta di scuse. Questa persona sa di non essersi comportata bene o aver fatto delle cose un po' particolari. Amami quando lo merito meno, sa di non essere meritevole magari del tuo amore, però c'è anche la possibilità di lavorarci tu su se tu lo desideri, perché il potenziale c'è, asso di denari. Cos'altro? E qua utilizza Kierkegaard, bellissimo, e mi dice: io vivo con lei il divenire di un amore, e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. C'è una bisogno di spiegazioni questa poesia, è poesia pura. È l'amante mistico, l'amante invisibile. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E ti fa questa carta, ti dice che questa persona è sempre con te, anche quando non la vedi. E se non è una persona nuova, se è una persona nuova, non lo so, credo che la incontri in questa settimana, ma anche quando non la vedi, è presente la sua assenza. Quindi ti dice questa carta, connettiti con le emozioni profonde che hai al pensiero di questa persona. E questo ti farà lavorare sull'approccio bello e magico che ci può essere. Ok? Mettiamone un'altra. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Per alcuni di voi è una riconciliazione con una persona con cui c'è la distanza, che avete sentito molto, moltissimo, ok? Ho sentito dentro. Altrimenti, se è una persona nuova, vedo che attraverso una separazione tu senti delle belle emozioni, dove poi vedo una riconciliazione, o comunque un avvicinarsi, no? Da cuore a cuore. Sì. Ok, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario. Solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario, ma nella parte relativa ai sentimenti, ok? Se non sei esperta in questo, guarda solo se il tuo ascendente è il segno e basta. Vediamo in questa settimana di chiusura di questo mese di ottobre e della grande traversata nel mese di novembre che apre la strada ai mistici, ai poeti, agli sciamani, alle sciamane. Vediamo un po' come sarà questa settimana dal 28 ottobre al 2 novembre. Vediamo. Acquario. Partiamo con 3 carte. 6 di denari. La papessa, ti vedo potente.
Wow, il 10 di coppe, ti faccio già un applausone. Qua è la famiglia d'anima, il Sangha. Allora, quello che vedo che avrai in questa settimana sarà tanta tanta felicità con quel 10 di coppe, soprattutto perché imparerai l'arte, o comunque l'hai già acquisita, del dare e del ricevere, no? Con quella papessa avrai un grande potere spirituale. Questo potere spirituale è anche un potere di insegnamento, la papessa sugli altri, sulle persone che ti amano, sulle persone che ami e che ti amano, no? È come se insegnassi agli altri a ricevere l'amore e a donarlo, per quanto ne doni, no? Papessa 10 di coppe, ne doni a livello sottile, a livello spirituale anche, non solo con le azioni pratiche. Sai dosare, il giusto dare, il giusto avere. È una settimana bellissima. Andando ancora più in profondità, questo 6 di denari mi mostra che tu impari l'arte del dare e del ricevere in modo perfetto. Cioè, tu che hai un cuore grande, generoso, no? L'acquario tende spesso a donare senza misura, no? Tempo, energia, idee, sostegno. È come se i primi giorni della settimana, magari lunedì, martedì, è come se la vita ti insegnasse che o ti ricordasse che tutto funziona solo se c'è reciprocità, va bene? L'amore, l'amicizia, il lavoro, tutto funziona se c'è reciprocità. E questo te lo insegna bene la papessa, la conoscenza silenziosa, no? Tu in questi giorni sarai più introspettiva del solito, più osservatrice, osservatore del solito. Potresti sentire anche il bisogno di ritirarti un po' di più, di ascoltare l'intuizione, di non dire tutto agli altri, ma di custodire ciò che stai sentendo dentro, perché quello ti dà più magnetismo, no? È come se il tuo inconscio ti stesse consegnando delle rivelazioni sottili, delle intuizioni e anche avrai le sensazioni che ti indicano la strada giusta. Cioè, fidati solo della voce interiore. Se il mondo fuori ti spinge a decidere in fretta su alcune cose in questa settimana, tu segui solo la tua voce interiore. E questo dove ti porta? Bellissimo. Amore, unione, soddisfazione profonda. Io vedo dei momenti bellissimi in famiglia o nei contesti della tua famiglia d'anima, no? O nella coppia, oppure questa è una pace ritrovata che ti amplifica tutto, come se dopo tanto dare, dopo tanto pensare, no? Sentissi che tutto trova un senso. Quindi il tema principale per te in questa settimana è la reciprocità e la pace del cuore. Qua vedo che hai dato tanto e adesso riceverai. Hai osservato tanto, adesso capisci. Cioè è una settimana in cui potresti vedere i frutti di tutto ciò che hai seminato nei rapporti umani e anche delle situazioni che si riequilibrano naturalmente. Ok? Ci saranno sulla vita pratica dei gesti di riconoscimento, cioè qualcuno ti mostra gratitudine, oppure una collaborazione che si armonizza. Sul piano spirituale qua stai proprio connessa all'anima in questa settimana, ascolti, capisci, senti che tutto sta andando esattamente dove deve andare. Cioè l'amante mistico qua ti dice rimani in ascolto, perché la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ed è proprio restando in questo ascolto che tu troverai il tuo paradiso domestico, emotivo e spirituale, come se fosse un'armonia sottile che nasce dentro e si riflette fuori. Cioè, è bellissima questa settimana. Cioè, questo io vedo. Vediamo cosa ti dice l'oracolo delle porte. Wow, la porta aperta! Che ti ho detto? Qua si apre una porta piena di tesori, di gioielli, te l'ho detto qua, che ricevi. Questa è la settimana in cui tu ricevi, non devi fare niente che ricevere. Ricevi tutto l'oro che hai dato. O ci saranno delle occasioni favorevoli sul piano concreto, materiale della vita. Va bene? Bellissimo. Cos'altro ti dice questo oracolo? Vediamo.
Scioglierai i nodi, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Questa è una carta che mi dice riguardante soprattutto al giusto dare e al giusto avere. Tu che dai tanto tempo, energia, sforzi, no? È come se fosse ti ho letto la risoluzione rispetto a dei nodi che ci potevano essere sul dispendio anche di energia, di tempo. Qua verranno chiarite delle situazioni e le cose si risolveranno naturalmente, va bene? Naturalmente. Ok, vediamo sull'amore per te cosa ci dicono. La forza, re di spade, qua è il coraggio di prendere delle decisioni importanti e la morte ci picchia. Una stesa potentissima questa, fondo mazzo e giudizio, questa è la tua carta. Prenderai una decisione importante in questi giorni, dal 28 ottobre al 2 novembre. Una decisione importante che riguarda o un cambio come ti rapporti alla relazione o all'altro, però qua il coraggio, trovi il coraggio. Quando è che si deve trovare il coraggio? Di affrontare certe paure, resistenze o attaccamenti a fare un cambio, ok? Quindi qua trovi il coraggio per avere una mente chiara e parlare con una mente illuminata. Nei rapporti, nelle relazioni, avrai il coraggio di parlare con una mente chiara e illuminata. E qua arriva un cambio trasformativo, totale. O la chiusura di situazioni emozionalmente deficitarie, cioè basta, ho il coraggio di basta e la vita ti sorprende con questo 10 di coppe. Oppure una relazione che si rinvigorisce, il coraggio di recuperare un rapporto, ma ex novo però. Questo sciogli nodi credo che abbia a che fare nel campo delle relazioni. Cioè, quello che vedo esattamente è che tu in questa settimana incontrerai la tua energia più antica. Qual è, dice? Quella della padronanza interiore. Abbraccerai la tua parte istintiva, va bene? Che è tanto difficile farlo, perché fa paura la parte istintiva, però hai una mente risvegliata qua. Cioè, stai imparando a non reagire, ma stai imparando a rispondere con una mente illuminata in amore. Stai imparando a scegliere te stessa o te stesso anche quando la mente vorrebbe correre via da ciò che fa male, no? E la padronanza del sé, dopo un lungo tirocinio, mi verrebbe da dire, dopo un lungo tirocinio dal dolore, hai imparato il coraggio, cioè non sei più vittima delle emozioni, questo volevo dire. Non sei più vittima delle emozioni, ma sei potente grazie alle emozioni con le quali ti sei alleata o alleato. E questa è la tua piena essenza. Re di spade sei tu. Che tu sia uomo o donna non importa. Mente lucida, la verità che non teme di essere pronunciata, il coraggio di dire delle cose anche se pungenti, anche se potrebbero ferire qualcuno perché vengono dette con autorevolezza, tu trovi il coraggio perché il coraggio è amore. Quindi perché il re di spade non scende a compromessi, sa che cosa vuole e non si lascia più manipolare. Dopo tanta introspezione tu decidi di mettere dei confini chiari, di tagliare le nebbie, di non prestare più energia a ciò che non vibra nella tua frequenza. E in amore cosa significa questo, Francesca? Te lo dico subito. Tu comprenderai finalmente la dinamica tossica di un rapporto e la guarderai senza illusioni. La forza, re di spade. Se invece sei in una relazione sana, porterai maggiore chiarezza, maggiore verità e sincerità nella comunicazione. Perché il re di spade sa discernere perfettamente, non confonde più l'intensità con l'amore, né la passione con la dipendenza, no? E tu stai diventando proprio così, cioè un amante consapevole, lucido e libero, o lucida e libera. Mi spiego? E qua, come un rito sciamanico di purificazione, arriva tra le mie carte preferite, la morte. Questa è la grande iniziazione, la trasformazione inevitabile che ti restituisce a te stessa. Cioè, in amore questa carta annuncia un passaggio profondo. Può essere la chiusura definitiva di una relazione che ha compiuto il suo ciclo, oppure la fine di un vecchio modo di amare. Che significa la fine di un vecchio modo di amare? Smetti di idealizzare, smetti di inseguire, smetti di cercare salvezza fuori da te. E da questa morte simbolica rinasce una nuova forma d'amore, più vera,
più libera, più matura. Quindi tu in questa settimana vivi un processo di purificazione affettiva potentissimo, ritrovi la forza interiore, dici la verità anche se brucia e lasci morire ciò che non serve più. Qual è il risultato? Rinascita luminosa. La possibilità di incontrare o di riscoprire un amore autentico, fondato sulla libertà e sulla verità, non più sulla paura o sul bisogno. Va bene? Vediamo che cosa mi dicono i miei potenti oracoli lui-lei. Sei tu la protagonista del tuo amore qua, eh? Sto affrontando tutte le mie paure. Che ti ho detto con la forza? La forza esce quando c'è necessità di affrontare le proprie paure legate alla libertà, alla verità, alla chiarezza per fare una trasformazione. Questa sei tu. Sto affrontando tutte le mie paure. Se c'è anche una persona che sta affrontando le sue paure, ma è sempre il tuo riflesso, ma questa sei tu. Ok, cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua l'amore sta lavorando dentro di te. Io non lo so se c'è una persona qua in questa settimana, perché non me l'hanno messa come principale. Mi hanno messo qua che c'è una grande felicità emotiva per te. E... Però siamo a migliaia e quindi mi dicono che la forza che riscopri, la bellezza dell'amore che ti circonda, che riscopri in questi giorni, è impagabile. Perché c'è dentro lo spirito, capito? Cos'altro? Tempo e pazienza. Infatti qua ci vorrà tempo e pazienza per realizzare qualcosa che ha a che fare con questa trasformazione. Però il dato fondamentale per te in questi giorni è avere il coraggio di dire o fare una trasformazione irreversibile in amore. Va bene? Una rinascita luminosa. Cioè, come se l'amante mistico ti dicesse: lascia che muoia ciò che trattiene il tuo respiro. Perché solo ciò che non puoi più perdere è veramente tuo. Come se ti desse questa benedizione per tornare a danzare proprio con il vento della libertà, no? Di cui tu sei espressione. Ok, bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, io concludo qui e ti abbraccio forte. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, solo Luna e Venere per i più esperti, per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 28 ottobre al 2 novembre. Allora, iniziamo con 3 carte. Il giudizio, c'è la tromba del giudizio qua. La chiamata a lasciare andare qualcosa di conosciuto che ti ha nutrito ma che non serve più. 8 di coppe. Però c'è un 7 di spade, non ti fidi a questo. Allora, cioè sai che mi sta dicendo questa stesa, questa triade? Che non puoi più stare dove la tua anima non canta. Che cosa voglio dire? Il giudizio è la chiamata, è il suono che ti sveglia dal torpore magari di una storia o di un'abitudine o di un sogno che non ti nutre più. E questa carta, sai, quando arriva, quando la vita ti chiama a una versione più alta di te. Non puoi più fingere di non sentire. Cioè, è come se una parte del tuo essere, quella che hai lasciato dormire forse per troppo tempo, ti dicesse questo. Amami, riportami a casa. E tu non puoi che rispondere sì. Magari si tratta di una rivelazione improvvisa che arriva, o di un messaggio che arriva, o un incontro, o anche un sogno puoi fare in questi giorni, che ti fa capire qual è la verità. Cioè, il giudizio non lascia spazio alle maschere, mostra ciò che è vero. Ok? E che cosa succede? Che ti alzi e te ne vai da qualcosa che una volta ti sembrava importante. Non te ne vai per rabbia, ma per fedeltà alla tua anima. Questo è il cammino del pellegrino, no? Che lascia il villaggio per trovare la sorgente. Magari può significare un distacco emotivo
Ho il bisogno di chiudere un ciclo relazionale oppure affettivo, anche soltanto dentro di te. Questa non è una fuga, no, è una scelta di consapevolezza. L'otto di coppe è il coraggio di dire basta a ciò che non vibra più d'amore. Sai che cos'è? È quella dolce malinconia di chi sa che non può più vivere di illusioni, ma è al contempo anche la libertà di chi si rimette in viaggio verso la verità del cuore. Ok? E questa è la prova. Il sette di spade è la prova. Comunque c'è la luce in fondo al tunnel. Quindi è la carta del dubbio, della diffidenza, e anche la carta dell'intelligenza che ti salva, cioè è possibile che qualcuno non sia stato del tutto sincero con te, oppure lo potrai sperimentare in questa settimana, oppure che tu stessa o tu stesso ti accorga di non essere stato del tutto onesto con i tuoi sentimenti. O hai dato troppo sperando che l'altro cambiasse, oppure hai trattenuto la verità per paura di ferire. Adesso non puoi più farlo. Questa carta ti invita a guardare in faccia la realtà senza veli, a non farti ingannare né dalle parole di qualcuno né da vecchi schemi, cioè il tempo della confusione è finito. Adesso scegli con la mente limpida e il cuore desto. Ok? Cioè, questa è una settimana di risveglio e liberazione. Io vedo che senti una chiamata qua, cioè decidi di lasciare ciò che non ti corrisponde più e affronti una verità che ti libera, anche se fa male. Dopo questo passaggio resterà solo ciò che è vero. Non c'è più spazio per le illusioni che ti addormentano, solo per i sogni che ti fanno nascere di nuovo. Cioè, dice la stesa, meglio sola, nuda nella verità, che ricoperto di illusioni accanto a chi non vede la mia luce. Ok? Quindi, ed è proprio da quel mare silenzioso che la tua anima riemerge, rinasce, pronta a nuotare verso acque limpide, dove la trasparenza è amore e la libertà è casa. Ti accorgerai di persone che mentono, hanno mentito, di situazioni, non puoi più stare lì. O non hai detto delle parole, delle cose che potevano fare male. Questo è, vediamo gli oracoli cosa ti dicono. La porta di casa, ti ho appena detto che una verità si accende in te o una chiamata interiore che vuole tornare a casa, una parte di te vuole tornare a casa. La porta di casa mi dice che sarà bellissimo ritornare a casa, quindi mi dà già quella percezione dell'avvenuta integrazione di questo potente messaggio. È una carta di serenità e di bellezza la porta di casa. La casa come ti fa sentire? La casa dell'anima, no? Il ritorno a te, alla verità più profonda. Non puoi più restare dove non ti senti a casa, sia a livello letterale che a livello simbolico. Ok, vediamo cos'altro. E ci sarà una grande opportunità qua. Cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Qua c'è un unicorno bellissimo, è qualcosa di magico che succede per te in questa settimana, proprio perché ascolti la chiamata dell'anima. Vediamo cos'altro. Qua ci sarà richiesta di perdonare se stessi. Perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Cos'è il perdono? Il lasciar fare agli dei, che sono gli eventi e le emozioni, il loro corso. Vi ricordate cosa diceva Arianna quando Teseo la lasciò? Disse sull'isola di Nasso, da cui il detto piantata in Nasso, non in Asso, in Nasso. Non si chiuderanno i miei occhi nella morte, prima che io tradita non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa vuol dire? Che Arianna si
si lascia andare le sue emozioni, alla dolce tristezza che è una dea, alla dolce malinconia, alla rabbia, Ares che è un dio, delega la responsabilità di tutto alle emozioni, ok? Ecco perché poi riceve in dono Dioniso che la fa sua sposa, non il minchione di Teseo che se n'è andato, ma è un dio che la rende immortale. Quindi il perdono è unirsi eroticamente, che vuol dire procreativamente, alle emozioni che generano eventi diversi. Procreativo, no? Bellissimo. Vediamo le carte dell'amore cosa ti dicono. Tarocchi dell'amore. Pesci, amore. 9 di denari, qua raggiungi l'autosufficienza emotiva. Paggio di bastoni, vedo nuovi incontri. Wow, e 3 di coppe. Guarda, io credo... Allora, per i nuovi incontri qua c'è una bellissima energia. La tua energia è proprio di realizzazione emotiva, autonomia emotiva, sto con me, sto bene e mi condivido con l'altro solo condividendo la mia interezza, non il bisogno della stampella. Paggio di bastoni, qua vedo una persona molto interessata a te, anche se sono un paggio di bastoni, è molto allegra, molto gioviale, divertente, una persona che accende il desiderio, un corteggiamento sensuale, no? E il tre di coppe vedo che ci sarà molta leggerezza e la voglia di condividere, di passarlo bene insieme, va bene? Da una rinnovata emotività tua ritrovata, un'interezza emotiva ritrovata, va bene? Assolutamente sono bellissime carte queste, bellissime carte. Per alcuni di voi potrebbe essere la chiamata di qualcuno a fare pace, però a chiedere perdono, no? Il tre di coppe è anche la carta della riconciliazione, però tu la vivi da una prospettiva di integrità emotiva, dignità emotiva, non hai più bisogno dell'altro per essere integra, per essere riconosciuta o riconosciuto. Quindi la stessa precedente anche mi parla di vecchi modus operandi, no, da utilizzare nelle relazioni, anche il sacrificio estremo, no, da vittima. No, qua parti dalla tua integrità emotiva e qua vedo incontri che portano gioia e condivisione. Bellissimo. E vediamo cosa ti dirà questa persona. Può essere una persona più piccola di te o una persona che si comporta in modo entusiasta, mi spiego, divertente, dimostra interesse anche sensuale, erotico nei tuoi confronti. Il tre di coppe mi parla proprio del passarselo bene insieme, condivisioni, giochi, leggerezza, allegria, anche riconciliazioni per alcuni di voi. Vediamo cosa dicono i miei oracoli. Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Per alcuni di voi è l'amore che ritorna per voi, l'amore non ti ha mai dimenticato e qua vedo proprio che porta gioia e allegria. Per altri è una persona che magari ti ha detto il contrario, ok? Vediamo cos'altro. Sei bellissima e qua dimostra l'interesse del paggio di bastoni o sei bellissimo e poi c'è un ti amo, chiaro, semplice, puro, ti amo. Guarda, è una bellissima stesa sull'amore, va bene? Una grande opportunità di risveglio e rinascita per te in cui ti vedo emotivamente stabile, va bene? Ok, quindi ragazzi miei, ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, praticate e realizzate il vostro grande capolavoro di vita. Io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!